Buongiorno a tutti, oggi nasce una nuova rubrica che si chiama Agire e questa rubrica ha lo scopo insomma di promuovere, presentare e far conoscere il progetto sia di Scuola Agire sia della Libera Università ma anche della nuova pedagogia e quindi man mano insomma incontreremo tutta una serie di ospiti che fanno parte di questa immensa rete italiana che merita di essere sempre più conosciuta. Abbiamo un ospite nuovo, Adele Caprio, che nessuno conosce insomma sul canale, eccetera, e poi abbiamo Maria Castronuovo. Ma l'ospite clou è Maria Castronuovo che ci parlerà della Costituzione secondo Pitagora. Ciao Maria, buongiorno, ciao Adele, buongiorno. Buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori che ci sentiranno. Allora, io comincio col dire che Maria si chiama Castronovo e non Nuovo, come sarebbe a Napoli, sicuramente. Ma poi veramente ringrazio te, Giuseppe, per la sensibilità che hai verso la nuova pedagogia che sto portando avanti con un progetto che è iniziato appunto 10 anni fa. Quindi è una cosa che non è iniziata oggi, è iniziata ieri, ecco, diciamo così. E Maria Castronovo, appunto, professoressa di italiano, di storia, ormai è diventata, diciamo, un pilastro del nostro movimento, perché per fortuna è andata in pensione, ma anche prima lavorava con noi, e può dedicarsi, diciamo, in maniera più continuativa alla nuova pedagogia. Con Maria lei fa corsi sia alla Libera Università sia a Scuola Agire. A Scuola Agire, che è questo progetto che è una costa della Libera Università, cioè un ramo, un corso base della Libera Università col quale noi cerchiamo di decondizionare i genitori ed educatori che vogliono dare un'educazione diversa ai propri figli, cioè che hanno una sensibilità diversa. Con Maria a Scuola Agire, in questo percorso noi facciamo appunto educazione civica. Certo, non un'educazione civica che potete trovare nella scuola pubblica, perché Maria, oltre ad essere, credo al momento una delle più grandi ricercatrici viventi su Dante Alighieri, ha scritto delle opere mirabili che potete trovare sul suo sito mariacastronovo.it gratuitamente. Maria ha scritto per noi, per Scuola Agire, un libro che è la sua, diciamo, ricerca sulla lettura pitagorica. Il pitagorismo è molto presente all'interno di Scuola Agire, tant'è vero che anche nel nostro nome c'è uno dei 3 passi pitagorici. C'è il secondo passo che è l'agire, e agire è proprio il nome di questo, diciamo, di questa rubrica che abbiamo iniziato con te, Giuseppe. Perché? Perché comunque per fare qualsiasi progetto bisogna fare 3 step, che sono il pensare il progetto, agire per realizzarlo e arrivare alla conclusione, cioè alla realizzazione. Io non voglio rubare altro tempo a Maria e quindi Maria ti cedo la parola. Grazie. Allora, buongiorno a tutti quanti. La Costituzione italiana, ho scritto questo libro proprio per le allievi di Adele, per la Libera Università, insomma, nell'80° dell'anniversario, quindi a 80 anni dal 48, quando è stata applicata il 1° gennaio del 1948. Allora, passati 80 anni, erano successe parecchie cose e quindi ho cercato di comprendere come è arrivata la Costituzione in Italia, con questa commissione dei 71, quindi abbiamo avuto 71 padri costituzionalisti che hanno lavorato veramente alacremente, no? Partendo dal 46 e quindi poi pubblicando la Carta Costituzionale all'inizio del 48. 71 perché dovevano essere dispari, perché altrimenti non
avrebbero rischiato di arrivare al pareggio, e non si poteva arrivare al pareggio in quella situazione così difficile, insomma, per ridare, addirittura dare una nuovissima Costituzione di natura repubblicana allo Stato italiano. Da dove arriva la Costituzione? Leggendo Dante, quindi facendo le mie ricerche, eccetera, che anche lui parte molto dalla precisione geometrica pitagorica, e studiando quindi Pitagora per comprendere poi il legame fra Dante e Pitagora, ho scoperto che nei suoi versi aurei Pitagora non ha lasciato nulla di scritto. Per lui hanno scritto i suoi allievi, e quindi le sue massime, i suoi versi aurei, le sue modalità di intervento che aveva sugli allievi, quindi la scuola pitagorica è stata molto ben descritta da chi l'ha seguito. La scuola pitagorica non ha mai smesso di esistere, è sempre stata passata da orecchio a orecchio, da maestro a maestro, e quindi per fortuna, camminando le idee sulle gambe della gente, è arrivata fino ai nostri giorni. Pitagora era un grande matematico, e lo sappiamo, ma era soprattutto un matematico filosofo, e ci ha regalato la filosofia del numero. Quindi noi conosciamo soltanto la cifra perché sappiamo calcolare, e sappiamo che 2 più 2 fa 4, ovviamente. Invece i primi 12 numeri, quella che viene chiamata la sacra dozzina, i 12 numeri che sono serviti al demiurgo per costruire tutto l'universo, i primi 12 numeri, che costituiscono anche la diritta via per Pitagora, sono i numeri filosofici, cioè sono numeri che racchiudono concetti filosofici. L'1, il 2, il 3 fino al 12 hanno praticamente un percorso didattico di natura filosofica, che, come dice poi Dante nel Convivio, il filosofo comincia a parlare dopo il tramonto di Venere, perché sono cose invisibili, e quindi il filosofo ne parla di notte. Ecco, di notte probabilmente Pitagora faceva dentro la sua tenda le sue lezioni misteriche. Che cosa hanno di caratteristico questi numeri? Che nascondono moltissimi concetti, e soprattutto insistono sul numero 7. Numero 7, numero assolutamente venerabilissimo, possedeva un suo altare dove appunto poi veneravano con gli incensi e con i riti questo numero, che è un numero magico che dovrebbe servirci. Dante, infatti, Pitagora lascia scritto questo verso aureo: il numero 7 è il numero venerabile, ed è il numero sul quale tutti gli uomini dovrebbero contare, perché è il numero dello strumento di creazione. Così come ha creato l'universo il mistero, e quindi ha usato il numero 7, anche gli uomini sono chiamati ad usare il numero 7. E poi Pitagora aggiunge: soprattutto le costituzioni degli stati dovrebbero essere fondate sul numero 7. 7 perché? Perché è quasi un giochetto che si faceva anche con i bambini ai tempi in cui venivano educati anche al mondo diverso, al mondo altro. Il 3 e il 4, che sono alchemicamente non sovrapponibili. Non si può dire 7, si deve dire sempre 3 e 4. 3 e 4 perché il 3 è il mistero della triade creante. Abbiamo detto quel mistero che tra l'altro utilizziamo noi tutti durante la giornata: pensiamo, agiamo e finiamo e realizziamo. Quindi la triade creante, così come la chiamava Pitagora, non è un dogma, non è quello che dice la Chiesa romana: state contenti, umane gente alquia, perché comunque il dogma della Trinità
che è una e trina, non ve lo possiamo raccontare, è una verità dogmatica, o ci credete o niente. La verità dogmatica era comunque presso Pitagora ed era normale. Come noi agiamo così, prima pensiamo, poi facciamo un'azione e poi realizziamo l'azione. Se ci dimentichiamo il pensiero di comprare il latte, noi a casa torniamo senza latte, ovviamente, no? Ecco, il pensiero e quindi lo spirito, in effetti, è lo spirito che ci fa agire, come diceva Marco Aurelio, che ci fa alzare la mattina per andare a fare il nostro dovere. È lo spirito che lavora dentro di noi. E quindi la Costituzione per Pitagora era un concetto di grande sacralità e doveva essere costruita sul 3, che è il mistero dell'agire, pensare, agire, finire, e sul 4. Che cos'è il 4? È quello che la triade crea. Il 4 che è il numero della Terra, quindi che è il numero dell'universo, che è il numero di ciò che noi effettivamente vediamo, ammiriamo dalle stelle fino agli alberi, alle cose che ci circondano. Il 3 e il 4, numero alchemico che troviamo negli antichi libri di alchimia, Basilio Valentino che costruisce la Terra e mette un triangolo e mette un quadrato e ci scrive sopra 3 e 4. Con Basilio Valentino siamo addirittura nel 1600, grande alchimista. Ecco perché questo è un numero sacro, perché è servito all'atto creante e serve continuamente all'atto creante degli uomini e delle donne che affrontano la loro mattina, il loro giorno, il loro lavoro. Pitagora aveva dei segreti a misura d'uomo, no? Per dire che appunto dovevamo contare le nostre azioni, non dovevamo lasciare aperte le nostre azioni, altrimenti avremmo avuto gli incubi di notte, quindi programmare la nostra giornata per essere a misura d'uomo e per diventare quindi integri nella nostra forma interiore ed esteriore alla nostra vita, integrari alla vita. Sono tutte cose che sono andate perdute. Non sono andati perduti i famosi 71 commissari padri della Costituzione, fra i quali c'erano molti pitagorici, anche perché c'erano molti massoni, perché presso la massoneria il pitagorismo è stato salvato, perpetrato, insegnato, come dicono loro, da orecchio a orecchio, quando la massoneria era comunque una scuola di sapienza, una scuola di sapere, ed era comunque molto chiusa e non era ancora corrotta, come sappiamo. Insomma, di massonerie ce ne sono tante, ci sono quelle corrotte e ci sono quelle invece legate alla grande tradizione. Nella grande tradizione c'era la scuola pitagorica, che è stata salvata proprio dagli allievi di Pitagora e perpetrata. Questi non erano certo tutti e 71, però c'erano molti aristocratici, molte persone che avevano raggiunto anche i 70 anni, quindi avevano visto che cosa era accaduto in Italia, ma soprattutto erano stati iniziati alla scuola massonica, alla scuola pitagorica, e hanno veramente vigilato quasi, come dire, clandestinamente, senza mai realizzarsi, anche se quando se troverete in internet, perché ci sono le foto dei padri costituzionalisti, li riconoscerete subito. Sono anziani, hanno sempre una grande barba, un grande portamento signorile, e quelli sono quelli che hanno vigilato la creazione della Costituzione italiana. L'hanno vigilata attraverso il numero, per esempio i principi fondamentali della Costituzione italiana sono 12, 12 come la diritta via pitagorica, come la diritta via dantesca, 12 come i sassi che Pitagora metteva sulla sabbia per insegnare ai suoi allievi qual è il vero percorso da seguire,
12 numeri sacri, la Sacra Dozzina, che costituisce appunto la creazione del mondo, la creazione dell'uomo e la nostra stessa creazione. Questi 71 questi membri dei 71 padri hanno vigilato in modo che uscisse una Costituzione costruita sul 7. E quindi una Costituzione pitagorica. Lo so, è un mondo veramente altro quello che vi sto raccontando, perché in questo mondo altro, e soprattutto per queste persone che hanno vigilato, la Costituzione è una carta sacra. Una carta sacra non è soltanto un contratto, come diceva Rousseau, fra cittadini e governanti, è qualche cosa che ci spinge verso il mistero. Nel mio libro, che trovate completamente gratuito, che è appunto la Costituzione pitagorica, al mio sito, è un libro abbastanza agile, insomma, velocissimo da leggere. Che cosa viene scritto? Viene scritto proprio che arriviamo da lontano, l'Italia arriva da lontano, tutto il pianeta arriva da lontano, tutto l'universo arriva da lontano, e quindi l'Italia arriva dal mistero, come noi arriviamo dal mistero, perché noi siamo un mistero che cammina su due gambe, non possiamo definirci. Cioè l'uomo può inventare tutto, può inventare anche le bombe atomiche, può inventare anche i massacri, gli stermini, ma non saprà mai come definirsi. Chi siamo? Arriviamo. Qualcuno ha contato gli 8 miliardi e 800 milioni dal Big Bang, probabilmente ci sono stati altri 8 miliardi e 800 milioni molto prima del Big Bang che ha creato noi. Insomma, non sappiamo. E anche l'Italia è arrivata da lontano come penisola in mezzo al mare, come terra di accoglienza, quindi, come terra, unica terra del pianeta che sta in mezzo a 3 continenti. Abbiamo dei prestigi che non conosciamo, abbiamo veramente delle possibilità. E questa terra ha creato tante cose, ha avuto la sua primitività. Molti ci ricordano come la terra dove tramonta Venere, infatti il simbolo della nostra nazione, no? Il simbolo che troviamo sulle carte bollate è la stella di Venere, perché ci vedevano dall'est, ci guardavano gli ebrei, ci guardavano i greci, ci guardavano anche coloro che volevano conquistare il Mediterraneo, cioè i persiani, la Mesopotamia, ci vedevano come la terra del tramonto o addirittura come la terra della rugiada. Gli ebrei ci chiamavano così perché noi avevamo la notte in cui le stelle facevano piovere la rugiada sulla nostra patria, terra di vitelli, Vetulia veniva anche chiamata, terra di allevatori, terra di contadini, quando arrivò poi la scoperta del controllo dell'agricoltura, terra di monarchia, terra di repubblica, terra di impero, un impero che ha poi cucito i 3 continenti e ha creato il Mare Nostrum, no? Il mare Mediterraneo, che sta in mezzo alle terre, perché non è un mare da conquistare, è un mare che unisce le terre. E questa è una cosa bellissima, perché a quei tempi tutti cercavano la terra. La cercavano i greci, la cercavano gli egiziani, la cercavano i fenici, oltrepassavano il mare per andare a cercare la terra. E i romani facevano trovare, per esempio, a tutti i loro marinai tutti i templi possibili, perché scendevano marinai di ogni religione, di ogni credo, di ogni pensiero, e quindi sulle coste del Mediterraneo i templi valevano per tutti, quindi c'era un tempio per i romani, un tempio per i sumeri, un tempio per gli egiziani. È la magia di essere territorialmente prima geografia e dopo storia, come diceva Brodel. E quindi l'Italia prima di tutto è geografia, a forma di stivale, uno stivale che si estende come un trappolino in mezzo al mare e cammina pur restando fermo. Ecco, questa era la visione
di Pitagora, che ha scelto proprio Crotone, ha scelto proprio la Calabria, dopo aver viaggiato tanto, essere arrivato fino quasi ai confini indiani, essere stato fermo per tantissimi anni, più di 15 anni, presso i sacerdoti egiziani, imparando tutti quei segreti che conoscevano i sacerdoti, tant'è vero che lui stesso è diventato sacerdote egiziano, e quindi quando ha raggiunto i 50 anni ha detto: dove vado a fare la mia scuola, dove vado a portare tutti i segreti che mi hanno fatto scoprire tutti questi popoli, perché Pitagora non era uno qualsiasi, era figlio di mercanti ricchi, che gli hanno pagato a lui i viaggi, le conoscenze, era un genio, e quindi doveva essere trattato da genio, soprattutto da suo padre che l'ha sempre protetto, e quindi non è l'uomo, diciamo, di tutti i giorni. E quindi ha scelto l'Italia, tant'è vero che la scuola di Pitagora si chiama proprio Scuola Italica. E Mazzini ci teneva tanto, Mazzini, grande massone, 33° grado della massoneria londinese, ci teneva tanto. Quando è che gli italiani cominceranno ad essere meno provinciali, a schifare finalmente soprattutto i francesi e i tedeschi, e a diventare quelli che sono veramente i custodi della scuola pitagorica e quindi della scuola italica. Ecco, la scuola italica è andata persa, è rimasta chiusa nelle 7 segrete, è andata completamente persa anche nei manuali che facciamo noi a scuola, no? Ecco, Pitagora è ricordato per la tavola pitagorica, che non è sua, perché Pitagora contava in base 9 e non contava in base 10, quindi l'hanno rifatta, l'hanno manipolata come spesso manipolano le cose. Il 7, quindi, il 7 è il secondo numero sacro su cui si fonda la Costituzione. Quindi 12 principi fondamentali, e il 7 sono i principi che creano la Costituzione. Pitagora pensava in grande. La Costituzione era sacra, quindi apparteneva al mistero, e quindi doveva unire in un nodo, eventualmente senz'altro politico, economico, sociale, i cittadini ai governanti, ma tutto questo avveniva dentro il naos, dentro il tempio della sacralità, che stava dentro tutti i templi greci, ma soprattutto i templi della Magna Grecia, la vera Grecia che possediamo, no? E quindi la Grecia di Pitagora, che lui fissò a Crotone, ma la Grecia siciliana, la Grecia pugliese, la Grecia calabrese, e soprattutto in Sicilia troviamo i più grandi templi che avevano il loro naos, e quindi avevano il loro punto di sacralità del mistero. Il 7 è, che cos'è per Pitagora? Innanzitutto è l'immensità, l'infinità, il mistero da cui arriviamo, che Pitagora disegnava come una sfera immensa, infinita, perché per lui l'universo era sostanzialmente infinito, non indefinito come diciamo noi, per cui non conosciamo in effetti le misure dell'universo e lo chiamiamo scientificamente indefinito. Pitagora non aveva nessun problema davanti alla finitezza dell'universo, era infinito e sferico. Sferico perché è il massimo della perfezione, la sfera platonica, che contiene poi contiene dentro se stessa il magico mondo dei poliedri, no? La sfera poliedrica, ma in ogni caso era infinita e sferica, della cui sfera non sappiamo nulla perché nessuno ha visto l'infinito, ma è la massima perfezione dell'universo. E quindi come devono essere le costituzioni le costituzioni di tutto il mondo, infinite e sferiche e fondate sul 7. Il 7 è probabilmente la sfera, quindi pensiamola platonicamente, proprio
come un volume sferico, anche se noi la vediamo ovviamente in 3 dimensioni, un po' come il pallone che viene giocato sui campi di calcio, ma sappiamo benissimo che fuori dentro l'universo le dimensioni aumentano sempre di più, quindi sfugge alla nostra dimensione, ma certamente adesso viene definita ipersfera, cioè l'ipersfera cosmica, sulla quale tra l'altro è fondata tutta la Divina Commedia. Che cosa contiene l'ipersfera cosmica? Non può far altro che contenere un ipercubo cosmico. Quindi Pitagora conosceva perfettamente la sua astrazione matematica e nell'osservazione delle stelle, conosceva perfettamente la quarta dimensione. E quindi le costituzioni vengono scritte in quarta dimensione, quindi nella dimensione del sacro. E quando si parla appunto del 1948 si parla di una costituzione sacra, e adesso ve la presento. È qui. Mentre Maria cerca l'immagine, volevo dare un paio di informazioni. Prima di tutto che appunto questo insegnamento fa parte del percorso di Scolagire, che dura circa un anno e che inizierà mercoledì 5 febbraio. L'altra cosa da dire è che tutto il percorso di Scolagire si basa sul pitagorismo e sulla psicosintesi, ma credo che persino Roberto Assagioli, fondatore della psicosintesi, fosse un pitagorico, nel senso che i principi che vengono insegnati nella psicosintesi sono molto vicini ai principi pitagorici, cioè per esempio al pensiero triangolare, che è il modo con il quale insegniamo a superare tutti i problemi. Ok, allora questa è la Costituzione del 1 gennaio 1948, quella che ci hanno dato i padri costituzionalisti. Come vedete c'è un cerchio che dovete intuirlo, vederlo davanti ai vostri occhi, immaginarlo come ipersfera cosmica in quarta dimensione, e al centro cosa c'è? Un cubo, no? Un cubo ipercosmico che comunque viene raffigurato con 6 lati, quindi come è il fiore della vita. È un ipercubo, ma è anche il fiore della vita, è un esagono. Il numero 6 per Pitagora e per quei, io li chiamo principi vigilanti della Costituzione, per quei pochi massoni che hanno vigilato, è questo, è il fiore della vita. Quindi ecco perché Pitagora la Costituzione è sacra, perché coinvolge i cittadini vitali, pensanti, e che non devono essere sfruttati, ingannati, manipolati, violentati. C'è un rapporto sacro quindi fra i cittadini e i governanti, e viene fondato proprio sul fiore della vita, sul numero 6, che è il numero dell'armonia, il numero dei matrimoni d'amore, di quelli che non finiscono mai, il numero dell'equilibrio di tutte le nostre membra, di tutte le nostre ossa, il numero che governa la pace della nostra anima. Il numero 6 è meraviglioso, è il fiore della vita. Ed è stata pensata questa Costituzione proprio da questi principi, che erano principi pitagorici vecchi di 2600 anni. Guardate la perfezione. La perfezione è veramente, non la perfezione geometrica, la perfezione dei gradi di armonia. Ognuno ha i suoi gradi armonici. Sono 6 triangoli praticamente, 6 triangoli perfetti, uguali. Gli elettori ne possiedono 2, perché gli elettori, come vedete,
hanno la possibilità di eleggere la Camera dei Deputati e hanno la possibilità di eleggere la Camera dei Senatori. E quindi l'elettore è chiamato a mettere sulla propria scheda elettorale il nome di chi vorrebbe eleggere, un nome di una lista, ma comunque il nome di qualcuno che l'elettore ben conosce, perché quel qualcuno è andato nel suo paese o si è mostrato in televisione, gli ha raccontato qualche cosa che appartiene al suo programma. L'elettore, nella Carta Costituzionale del 48, vota il suo deputato e il suo senatore per il quale nutre simpatia. Le Camere possiedono invece un unico triangolo. C'è la Camera dei Deputati e la Camera del Senato, elette tutte e due dagli elettori. E poi abbiamo le alte cariche dello Stato. Quindi abbiamo il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei Deputati. È una triade meravigliosa, pensate che è la triade che viene rappresentata dall'albero della vita nel Talmud ebraico, no? Che abbiamo una triangolazione dove c'è Keter in alto, il pensiero, dove c'è la sapienza, qui dove c'è il Presidente del Senato, nell'albero della vita c'è la sapienza, e qui dove c'è il Presidente della Camera c'è la legge, che sarebbe poi dentro la forma dell'imperatrice, no? Quindi abbiamo Keter, papessa e imperatrice. Abbiamo quindi il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, che è la sapienza, infatti i senatori erano quelli che avevano il voto dei 25enni a quel tempo, e il Presidente della Camera, che è la legislazione, la legge. Quindi entriamo addirittura nel mondo talmudico, ma d'altra parte questa sfera, la sfera dell'albero della vita, la sfera del numero 6 pitagorico, è presente in tutto il pianeta, perché è la sfera che nasconde il mistero della creazione, il mistero grazie al quale noi uomini e donne non possiamo definirci, perché non sappiamo chi siamo. Però la Costituzione ci lega a un principio istituzionale, che in questo caso è la Repubblica. Da questo disegno pitagorico, che chiamiamolo comunque in quarta dimensione, abbiamo il Presidente della Repubblica, che è quello che sta super partes, che dovrebbe garantire l'applicazione della Carta Repubblicana, dovrebbe garantire il farsi della Repubblica. Come diceva Aldo Moro, la Repubblica l'abbiamo scritto e adesso bisogna farla. Però il bisogna farla è un sogno infranto, perché dalle riforme fatte dal primo governo Berlusconi le cose sono cambiate. Guardiamo un'altra cosa: il Presidente della Repubblica era a stretto contatto con gli elettori, quindi quello che chiamiamo il popolo italiano aveva un diretto diametro di congiunzione con il Presidente della Repubblica, che ci doveva difendere e che soprattutto doveva difendere la Carta Costituzionale. Gli elettori avevano uno stretto rapporto con i deputati e uno strettissimo rapporto con i senatori, i quali avrebbero scelto il Presidente della Camera e il Presidente del Senato. Queste sono le tre alte cariche dello Stato. Se il Presidente della Repubblica è in viaggio, diventa Presidente della Repubblica temporaneamente il senatore, il Presidente del Senato. Se i due presidenti sono ovviamente fuori Italia, fuori dai confini,
diventa temporaneamente il presidente della Camera dei Deputati. Ok? Quindi sono le 3 alte cariche dello Stato che una deve sempre rimanere in Italia per difendere l'Italia stessa e i suoi abitanti. Dove lo troviamo il governo? Troviamo al centro. Il centro che, come Adele sa benissimo, è quel punto piccolissimo che viene chiamato senza dimensione, in cui mettiamo l'ago del compasso per costruire la circonferenza. Quindi uno dirà, allora il governo piccolo, senza dimensione, è proprio l'ultimo, no? Il reietto, no? Il cenerentolo della situazione, è il punto centrale. È il punto centrale, il governo. Il primo ministro veniva riconosciuto ed eletto dal Presidente della Repubblica, chiamava l'uomo di suo favore, chiamava appunto un personaggio che lui riteneva importante, adatto a questo tipo di ruolo, e il primo ministro formava il governo. E questo è il cuore del fiore della vita, quindi è proprio il cuore pulsante della nazione, il governo. E il governo, essendo poi al centro, è quello che di solito si becca tutte le critiche o le approvazioni oppure le critiche terribili, no? A volte i governi cadevano molto spesso quando vigeva la Carta Costituzionale. Il problema è questo, che il governo viene comunque appunto insediato da un presidente della Repubblica, quindi è lui che sceglie quello che una volta veniva chiamato primo ministro. Adesso abbiamo il leader. Sono 2 cose diverse, eh? Sono 2 cose diverse. Come è tutta diversa ormai la Costituzione italiana. Allora, che è successo? Ve lo dico subito che è successo. Dal governo Berlusconi in poi, io lo chiamo colpo di Stato, perché è su questo che poi si fonda la nazione, il colpo di Stato del primo governo Berlusconi, in cui ha dichiarato che gli elettori non dovevano mica votare i loro simpatici deputati o i loro simpatici senatori, dovevano semplicemente votare quelli che il partito aveva deciso di votare. Quindi in effetti da questa Costituzione spariscono gli elettori, completamente spariti, perché viene presentata loro una lista creata dal partito di appartenenza. Il partito di appartenenza sceglie i suoi candidati, li presenta così agli elettori. Gli elettori devono scegliere nella rosa dei candidati presentati dal partito. E con chi decidono i partiti di creare dei candidati? Ma lo decidono col Presidente della Repubblica, il quale Presidente della Repubblica perde completamente il diametro diretto con gli elettori. Qui al posto di scrivere elettori dobbiamo scrivere segretari dei partiti. Questa è la riforma Berlusconi, che comunque contiene ancora, cioè è ancora in vigore. Non è stata neanche fatta, sì, è stato fatto un referendum, ma molto così, insomma, diciamo, con delle belle televisioni forti che bene hanno manipolato il popolo. Diciamolo così. Gli elettori quindi si presentano ancora alle urne, e adesso troviamo anche il perché, insomma è chiaro che adesso siamo arrivati al 48%, ci sono paesi, cioè nel senso di città, che hanno avuto addirittura presenze quasi inquietanti, 37%, 35%. Si è abbassato, si è molto abbassata da allora.
la partecipazione dell'elettorato, un po' perché è stata anche tolta, un altro colpo di Stato, l'obbligatorietà del voto. La Carta Costituzionale del 48 era fondata anche sull'obbligatorietà del voto, era obbligatorio andare a votare. Ovviamente con il neoliberismo, con la grande, diciamo, con la grande ubriacatura degli anni '80 abbiamo tolto l'obbligatorietà del voto, ma in effetti io penso che gli elettori non vadano più a votare perché in effetti non possono scegliere né il loro deputato e neanche il loro senatore. È molto semplice la cosa, basta guardare la geometria pitagorica per capirla. Il Presidente della Repubblica non ha più contatto con gli elettori, ha contatto soltanto con i segretari dei partiti. I segretari dei partiti che cosa hanno quindi? Il potere di ricattare i loro deputati. E certo, se fai come ti dico io, forse la prossima volta ti faccio rieleggere. Se non fai come dico io, tu sparisci dalla faccia della terra. È ovvio che ormai è una Costituzione fondata sul ricatto. Sul ricatto, per cui si fa credere agli elettori che vanno a votare, quindi ti ricattiamo. Sul ricatto dei segretari dei partiti contro i loro stessi candidati. Sul ricatto del Presidente della Repubblica che accetta tranquillamente di poter essere ricattato. Tanto che adesso addirittura può regnare 14 anni, no? 7+7. No, diciamo che è stata pure buttata nella spazzatura, ma non è ancora finita. Ovviamente i presidenti del Senato, i presidenti della Camera vengono eletti da deputati e senatori altamente ricattati. Lo stesso Presidente della Repubblica viene votato su alti ricatti. E quindi è ricattato e quindi è controllato. Il Presidente della Repubblica nasce libero nel 48, libero di proteggere i cittadini e la Carta Costituzionale. Adesso il Presidente della Repubblica nasce ricattato. Da chi? Dai segretari dei partiti. E abbiamo una Costituzione in Italia? No. Ci sogniamo questo sogno sognato da Moro, questo sogno infranto ormai, ci sogniamo questo sogno infranto che addirittura è peggiorato con le ultime con gli ultimi colpi di Stato, perché non sono stati passati sotto referendum. Per cambiare la Carta Costituzionale ci vuole un referendum fra cittadini, invece gli ultimi attacchi alla Costituzione sono stati fatti senza assolutamente la presenza del referendum. Hanno fatto tutto da soli. In effetti possono fare ormai tutto da soli, non ce ne siamo ancora accorti, e adesso vi faccio vedere come è stata cambiata completamente la Costituzione italiana con gli ultimi passaggi, che non sono ancora gli ultimi perché l'ultimo passaggio non l'ho ancora fatto. Devo rimuovere questo, Maria? No, sì, questo lo devi rimuovere. Questa è la Costituzione del secondo colpo di Stato. In alto trovate il 100% della Camera eletta dai cittadini, quindi siamo nella Costituzione del 48, e il Senato il 100% eletto dai cittadini. Con il secondo colpo di Stato abbiamo il 60% dei deputati eletto dai partiti e lo stesso invece è il 40% eletto dai cittadini. Invece veniva lasciato salvo il Senato. No, non è che veniva lasciato salvo, veniva proprio ridotto male, perché il 100% del Senato veniva eletto dai partiti. Adesso ci dovrebbe essere un'altra slide che non ho ancora costruito, quando c'è stato il terzo colpo di Stato, cioè la riduzione totale della proporzionalità
proporzionalità fra elettori e Camere. La slide non ce l'ho, dovrò ancora costruirla, in cui appunto sempre per colpo di Stato, quindi non c'è stato nessun referendum, e sono state dimezzate, cioè la Camera dei Deputati dimezzata e la Camera dei Senatori dimezzata. Sono quattro tizi comandati, ricattati dai loro partiti, che ricattano anche il Presidente della Repubblica, ma quindi perché andiamo a votare? Sono stati onesti, perché la prima, tra virgolette, il primo colpo di Stato l'hanno chiamato Porcellum, quindi c'è Sì. stata una sì, sorta di onestà. Era una porcata, altro che... Sì, no, Però vedi, poi per farti capire come agisce il sistema, no? Io feci l'esame di diritto pubblico, premesso che comunque a me il diritto non è mai piaciuto, tra virgolette, poi l'ho iniziato ad apprezzare dopo il 2020, no? Però lo studiai con passione, e quando andai all'esame, insomma, mi chiese la Costituzione e dissi che il sistema elettorale, che era il Porcellum allora, che stavamo votando, secondo me non era costituzionale. Lui mi rispose che invece non è costituzionale nel momento in cui la Corte Costituzionale decide che non lo sia, e quindi vabbè, questo è poi il gioco del sistema, insomma, no? Ho visto come si comporta bene la Corte Costituzionale, specialmente Tra l'altro. Accettabile. Anch'io volevo fare una piccola sintesi dicendo che la nostra Costituzione attuale non è legale, per il semplice motivo che se nella Costituzione c'era scritto che i cambiamenti dovevano essere fatti da referendum, i referendum non sono stati fatti, le norme introdotte non sono legali secondo la nostra Costituzione, ok? Ma io dico che c'è un problema ancora più a monte, e vi dico qual è. Se noi viviamo in uno stato, diciamo, a livello globale, dove persino il diritto internazionale viene deliberatamente violato, che vuoi che sia violare una Costituzione di uno staterello che si trova al centro del Mediterraneo? Quindi il discorso è veramente globale, di dover riassestare un qualcosa che si è andato proprio deteriorando. E perché si sta deteriorando? Perché noi non siamo più consapevoli di tutto quello che sta succedendo, ed è il motivo per il quale diciamo sempre che per cambiare la nostra vita dobbiamo partire da noi stessi, che poi è quello che dice anche Dante, tra l'altro, no? Cioè dobbiamo cercare di capire chi siamo e dove siamo inseriti, perché come devo dire, nel momento che noi viviamo in tutta questa fluidità, che non abbiamo più radici, non abbiamo più un'identità, è molto semplice manipolarci. Ma se noi impariamo, cioè capiamo chi siamo e dove siamo inseriti, diventa veramente complesso manipolarci. E la nostra unica salvezza è studiare, capire, perché così siamo anche in grado di combattere, di schermarci. Io non mi stuferò mai di dire queste cose, ed è il motivo per il quale io credo che l'unico atto politico che avrei potuto fare era creare la libera università, cioè dare la possibilità alle persone di ampliare la propria conoscenza e quindi coscienza, perché se no come ci spieghiamo che la gente non va a votare? Anche i mass media ci dicono la gente non va a votare, ma noi non sappiamo perché. Non sappiamo perché, lo sappiamo perché. Cioè, chiaramente noi lo sappiamo, ma la gente dice: ma come mai la gente non va a votare? Basta capire le motivazioni, che sono più che ottime, per dare, diciamo, una spiegazione ad azioni che non ci vengono spiegate in un'altra maniera. Chiaro, dai mass media. Okay. Questo per me è molto importante. Ecco perché l'insegnamento di Maria all'interno di Scuola Agire e quindi della Libera Università per noi è fondamentale, perché ci dà un'altra visione, no? Della situazione, un altro punto di vista che ci permette di mettere a fuoco, perché altro problema che noi non abbiamo con tutto questo pensiero unico che è stato messo in questi ultimi anni è lo spirito critico. Cosa critichiamo che non capiamo che cosa sta succedendo? Ecco, questo diciamo è in sintesi tutto quello che noi cerchiamo di fare quando parliamo di decondizionamento, perché è ovvio che se noi dall'infanzia
ci viene detto che esiste un mondo arcobaleno dove dobbiamo semplicemente delegare qualcuno per decidere come vestirci, cosa mangiare, come curarci, eccetera, eccetera. Cioè, il romanzo di Huxley, Il mondo nuovo, sta in atto, ragazzi, è in atto. Rimarrà soltanto fare i bambini in provetta. Siamo lì, mentre noi abbiamo dei grandi compiti, e in questo, e chiudo, è importantissima la spiritualità, perché finché rimaniamo nel materialismo non c'è soluzione, secondo me. Ma se noi riprendiamo la nostra radice, il senso del nostro essere, che è eminentemente spirituale, allora diventiamo tutti San Giorgio sul drago che uccide il drago. Questo è il mio punto di vista. Giuseppe. Mi è venuto il nome per un titolo di un libro nuovo che possiamo scrivere anche tutti e tre assieme. Perfetto, La Costituzione immaginata. Ecco, è bello, mi piace tantissimo. Perché oggi, grazie alla TV, sappiamo che la nostra Costituzione è altra, insomma, e quindi, sì. Perché poi i tempi sociali, i tempi legislativi li detta la TV oramai. Anche l'ultimo referendum di cui, tra virgolette, è stato artefice di quel cambiamento dei parlamentari e dei senatori, alla fine è stato molto pilotato attraverso le immagini della TV. E quindi anche la TV aiuta ai colpi di Stato, insomma. Ma scherziamo, la TV è il megafono del potere. Non a caso, come tu sai, me ne sono andata, io lavoravo lì, quindi va bene. Io direi che possiamo concludere. Grazie Maria di questa illuminante diciamo prospettiva che ci hai dato e che ci dai continuamente con la tua presenza a Scuola Agire alla Libera Università. Ricordo che a marzo ci sarà un tuo mini corso, un laboratorio di scrittura creativa, che è un viaggio dentro se stessi, perché noi si lavora molto sulla nostra centratura, la nostra consapevolezza. E niente, io penso che sia stato veramente un incontro fruttuoso, spero anche scioccante per qualcuno di voi, perché se non avete dei sani shock non ci svegliamo. E non so, Giuseppe, se vuoi dire tu qualcosa, io voglio agganciarmi a quella frase che hai detto tu: bisogna studiare, ma bisogna studiare dalle giuste fonti, perché sennò alcune fonti ci condizionano, invece noi dobbiamo studiare da fonti che ci aprono la mente. Esatto, esattamente, ed è il senso della Libera Università, lo scopo della Libera Università, avere diversi punti di vista per cominciare a creare di nuovo il nostro pensiero critico. Grazie Maria, grazie Giuseppe. Grazie a voi, grazie a voi. Alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Ciao, ciao a tutti. Domande su questa cosa? No, io volevo solo dire una cosa, che tanti anni di studi di pedagogia, cioè io ho conosciuto a Stagioli con te, cioè praticamente, eppure ne ho fatti di studi, è come se fosse censurato, e la domanda mentre parlavi era, cioè ho capito perché è censurato, insomma, perché poi fondamentalmente loro vogliono altri autori, perché forse, che ne so, fa più comodo poi al sistema portare una pedagogia del controllo, una pedagogia del disciplinare, del fare, insomma. Il lavoro interiore, insomma, è un lavoro che, come si dice, è criminale, no? Volere la pace ed essere arrestati perché complottavi per avere la pace, è la stessa cosa, cioè chi complotta per fare un viaggio interiore comunque per questa società è criminale allo stesso tempo.
Buongiorno a tutti, siamo alla seconda puntata di Agire e abbiamo due ospiti nuovi e Adele. La puntata di oggi è di condizionare con la psicosintesi, ma ce ne parlerà un pochino Adele e presenterà poi Daria Serena e Valentina Tinelli. Grazie Giuseppe, grazie mille. Ho chiesto a Valentina e Daria di essere con noi oggi nella puntata di approfondimento di Agire perché trattiamo uno dei temi più importanti dal mio punto di vista per quello che riguarda il nostro percorso base che è Scuolagire e per la libera università, che è la psicosintesi. Però io vorrei appunto salutare le mie amiche ospiti, Daria che è una maestra di scuola pubblica, giusto Daria? Sì, io lavoro da tantissimi anni nella scuola pubblica e continuo e continuerò fino a quando non andrò in pensione, e io sono contenta di fare l'insegnante, è un lavoro che mi si veste proprio addosso al mio vestito e amo stare con i bambini. E ho iniziato questo percorso, ho conosciuto Adele una decina di anni fa grazie a un libro e poi una nostra amica comune l'ha chiamata per fare le classiche tavole rotonde che Adele faceva una decina d'anni fa. E in giro per l'Italia col carrellino della spesa. Infatti, l'ho ospitata a casa, sono rimasta affascinata da questa piccola ma grande donna e quindi a distanza di 2 o 3 anni dopo, cioè 2 o 3 anni dopo, io decido di fare il percorso perché sono sempre alla scoperta di qualcosa di nuovo, e c'era anche la psicosintesi come materia di studio, che è una materia che va studiata sempre. Sì, è un percorso che non finisce mai, giusto. E diciamo che Daria vive in Veneto e che è anche un amante di un'altra cosa importantissima nella nuova pedagogia, cioè camminare nella natura. Perché è una cosa che, diciamo, per noi della nuova pedagogia, vivere in natura direi che è proprio uno dei nostri temi fondamentali. E infatti è stata invitata anche Valentina, anche lei fautrice del vivere in natura. Raccontaci un po', Valentina. Sì, io ho iniziato il percorso di Scuolagire nel 2023 e già nel 2022, diciamo verso settembre, si è avviato il progetto Piedi Bosco, che credo che l'abbia già presentato Martina, che che appunto, esatto, che invece è un progetto educativo che in qualche modo sempre di più, diciamo, costruisce la sua identità e anche e soprattutto, diciamo, fondandolo sul percorso di Scuolagire e quindi sulle nuove pedagogie, quindi sui grandi pedagogisti che in qualche modo ogni tanto appunto andiamo proprio a pregare anche che possano insomma ecco investirci di intuizioni. Noi siamo sulle pendici del Subasio, quindi praticamente sopra ad Assisi, sotto l'eremo delle carceri, dove tra l'altro passava anche la catena di San Michele, quindi insomma siamo in questa meravigliosa protezione e dentro un bosco, perché praticamente è un campeggio che ha come comodato d'uso proprio il parco naturale del Subasio. E quindi la sperimentazione si unisce tantissimo per noi a quello che è il percorso di psicosintesi, ossia proprio al mondo interiore, no? Di cui tanto Assagioli insomma è stato veramente il portavoce, no? di questa unione tra psicologia e mondo interiore, quindi di queste impressioni proprio che nel bambino si creano, no? Come ci diceva Maria Montessori, insomma, con la sua mente assorbente. E quindi ecco, per noi è un punto importante. Oltretutto, diciamo, siamo 3 persone che portano avanti questo progetto educativo che abbiamo condiviso anche con il gruppo, e quindi come gruppo anche il progresso, insomma, che
a cui c'è iniziato Dele Caprio e che poi insomma abbiamo proseguito e che proseguiamo, appunto, come diceva Daria, non ci si ferma mai, non si può mai dire di fermarsi in una ricerca che è vasta e che fa parte proprio di quelle domandine che ogni giorno l'educatore si pone e delle miliardi di risposte che cerca anche all'interno del bosco, insomma, ecco, quindi la natura sicuramente maestra in tutto, no? Quindi sì. Bene, allora io volevo, dato che questo video spero verrà visto da persone che non sanno niente di psicosintesi, voglio iniziare a dire che cos'è e soprattutto chi l'ha creata. La psicosintesi è una branca della psicologia, diciamo, che però ha come creato un movimento, come dice lo stesso Assagioli, che è il fondatore di cui voglio parlare oggi, è una forma di pensiero, un modo di pensare, un atteggiamento diciamo, alla vita. Per me invece la definizione che do sempre è un paio di occhiali, perché dato che viviamo in un mondo in cui siamo un po' nell'oscurità, siamo distratti da tante cose, quindi non vediamo i paesaggi un pochino come i pittori francesi, insomma, gli impressionisti, no? Tutti un po' così. Con la psicosintesi ti metti gli occhiali e vedi tutto molto più chiaramente. Ecco, questa secondo me è la definizione più semplice che ho trovato per la psicosintesi, perché è anche il motivo per il quale noi l'abbiamo scelto. Abbiamo scelto la psicosintesi come strumento principe per fare quello che secondo me andrebbe fatto quando si vuole fare una nuova educazione, il decondizionarsi. Perché se noi ci lamentiamo della scuola, ci lamentiamo che non funziona, ci lamentiamo di tante cose, e però poi continuiamo a rimanere nel solco che non funziona, perché secondo noi il solco della scuola, per chi cerca, diciamo, delle alternative, può risultare anche un po' storto, quindi per un treno può anche far deragliare un treno. Abbiamo scelto proprio la psicosintesi perché è, dal mio punto di vista, piuttosto semplice e anche pratica, cioè la puoi applicare immediatamente. Quindi quando si fa un percorso di decondizionamento con noi, cioè si frequenta Scuola Agire, noi forniamo questi occhiali per avere un po' più chiaro il chi siamo, per avere un po' più chiari che progetti vogliamo realizzare tramite la nostra volontà e soprattutto come possiamo trasformare noi stessi e il nostro ambiente. Diciamo, questi sono i 3 step principali. Il fondatore di questa meraviglia, perché è una meraviglia, io devo dire come Acquario mi ritengo una persona piuttosto infedele, perché mi piacciono tantissimi campi, ecco, io non sono mai stata a lungo su degli argomenti perché scusate, sono raffreddata perché mi piace sempre avere nuovi stimoli. Eppure, da quando ho incontrato la psicosintesi, e vi posso dire anche l'anno, che era il 2004, me ne hanno parlato per la prima volta, poi sono andata a formarmi, è una cosa che io non solo non ho mai abbandonato, ma ho sempre continuato a studiare. Cioè è un po' come lo yoga, altro amore della mia vita. Lo yoga è una materia che non ha fine, e così è la psicosintesi, perché puoi sempre fare delle cose per approfondirla. Il fondatore di questa meraviglia, dicevo, è Roberto Assagioli. Ecco qua, questo è un video fatto da 2 registi, marito e moglie, che sono Fernando Maraghini e Maria Erika Pacideo, e loro hanno fatto un percorso
in un momento di crisi della loro vita con degli psicosintesisti, e questo percorso è stato per loro talmente importante che loro hanno deciso di fare questo bellissimo video sulla vita e sulle opere di Roberto Assagioli. Potete trovare il film, credo sia su Amazon Prime, altrimenti lo potete ordinare online direttamente, vi arriva fino a casa. Assagioli era nato a Venezia e ha studiato a Firenze. Poi si è trasferito a Roma, ha conosciuto la moglie e ha cominciato a praticare a Roma la psicosintesi, a fare l'istituto di psicosintesi. Vi faccio proprio una cosa molto breve. Poi è stato arrestato durante il fascismo. Con quale motivazione? Istigazione alla pace. Cioè, questo è stato il motivo. Sì, pacifismo internazionalista, praticamente era pericoloso perché voleva la pace a livello internazionale. È stato arrestato e, cosa davvero, è stato solo un mese in carcere, perché la cosa più incredibile che uno dei suoi allievi o amici racconta è che lui un giorno ha visto che la porta della sua cella era aperta. Lui ha aperto e ha visto che nel corridoio non c'era nessuno. Allora piano piano si è avviato all'uscita e non c'era nessuno. Quindi è uscito dal carcere e si è dato alla macchia. Ok? È riuscito a sfuggire insieme alla sua famiglia nelle campagne di Arezzo, perché poi loro avevano una villa lì, una casa lì, a Cortona penso si chiami. È riuscito a sfuggire nascosto dai contadini della zona, lui, la moglie e il suo unico figlio. Solo che appunto, dati tanti disagi che hanno vissuto, perché immaginate vivere all'aperto d'inverno, dormire nei fienili, insomma deve essere stato drammatico, il figlio si è ammalato di tubercolosi ed è morto. Figlio di 25 anni. Finita la guerra, Assagioli apre a Firenze, prende casa a Firenze, apre la sua casa e ricostruisce l'istituto di psicosintesi, che ovviamente era stato chiuso dal fascismo, e compensa la perdita del figlio donando la sua casa alla sua morte ai suoi allievi. Ecco come si è formato poi l'istituto di Firenze. I suoi allievi hanno portato avanti con molto amore e molta dedizione il pensiero e le pratiche di questo magnifico strumento, e io ho studiato con gli allievi di Assagioli all'Istituto di Psicosintesi di Firenze in un mio periodo di crisi, ma di profonda crisi. Ebbene, in circa un anno e mezzo io ho completamente ristrutturato me stessa e soprattutto ho capito che questo strumento era talmente potente che volevo a mia volta, vista la mia esperienza, darlo ad altre persone, perché la cosa migliore che si deve fare, secondo me, nella propria vita è provarlo prima su se stesso, se funziona un qualche strumento. Solo in quel modo puoi a quel punto tramandarlo, perché l'hai vissuto tu per prima sulla tua pelle. E grazie poi alla psicosintesi ho fondato il mio centro yoga al nord del Lazio, dove ho cominciato a fare incontri di yoga, di psicosintesi, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al progetto di Scuola Agire, che è esattamente la messa in pratica di quello che dice Assagioli, cioè della psicosintesi, cioè quello di rivoluzionare il mondo dell'educazione partendo prima di tutto dal proprio decondizionamento. Okay? I 3 step principali, che naturalmente erano i 3 step che faceva fare anche Assagioli ai suoi allievi, era: conosci te stesso, possiedi te stesso, trasforma te stesso. Ecco perché all'interno di Scuola Agire adesso si studia la psicosintesi con 3 moduli, che sono proprio questi 3 step. Scuola Agire è un percorso che dura 7 moduli, ma 3 di questi 7 moduli sono tutta questa progressione della psicosintesi.
Giuseppe, hai domande su questa cosa? No, io volevo solo dire una cosa, che tanti anni di studi di pedagogia, cioè io ho conosciuto a Stagioli con te, cioè praticamente, eppure ne ho fatti di studi, è come se fosse censurato. E la domanda mentre parlavi era, cioè ho capito perché è censurato, insomma, perché poi fondamentalmente loro vogliono altri autori perché forse, che ne so, fa più comodo poi al sistema portare una pedagogia del controllo, una pedagogia del disciplinare, del fare, insomma. Il lavoro interiore, insomma, è un lavoro che, come si dice, è criminale, no? Volere la pace ed essere arrestati perché complottavi per avere la pace, è la stessa cosa, cioè chi complotta per fare un viaggio interiore comunque per questa società è criminale allo stesso modo. Guarda che io quando ho studiato psicologia a Firenze non c'era Saggioli nel manuale della storia della psicologia, non c'era, con tutto che lui ha fatto la sua tesi di laurea nel 1910 su Freud, primo in Italia a parlare dell'inconscio di Freud, era amico di Jung, infatti ha fatto il tirocinio al Bürgersli di Zurigo con Jung, cioè Assaggioli è stato una personalità dirompente, troppo dirompente, perché dava fastidio. Calcola che addirittura Assaggioli aveva anticipato la fisica quantistica, cioè lui era molto più avanti del suo tempo, però secondo me lui sapeva che era un po' come appunto un pioniere della nuova pedagogia, lui sapeva di essere come dire, in anticipo, lui era un araldo, lui era in anticipo sui suoi tempi, però lui ha messo dei semi che noi abbiamo colto e stiamo appunto vedendo come sta crescendo questi alberi che abbiamo e che ogni giorno piantiamo. I semi sono quelli che abbiamo messo praticamente dentro di noi. Ecco. Io vorrei appunto adesso chiedere sia a Daria che a Valentina di raccontare un po' il vostro approccio con la psicosintesi, come l'abbiamo fatto a Scuola Agire, cioè in maniera graduale, seguendo un testo e parlandone, perché sono sempre lezioni molto, diciamo, pratiche, anche di esercizi, ma soprattutto di vedere come l'effetto di questa pratica poi ha nella nostra vita. Cominci tu, Daria? Sì, io grazie a te ho conosciuto Saggioli, poi successivamente io adesso frequento un corso yoga e la mia insegnante di yoga mi ha fatto conoscere un centro vicino a casa mia, tra l'altro, per cui che io non conoscevo, non sapevo che ci fosse. E mi ha aperto proprio la mente, perché lavorare su se stessi, ma in modo pratico, perché come dicevi tu, Adele, la psicosintesi è soprattutto pratica. E poi è un'autoanalisi. Quello che mi piace è che non hai necessariamente bisogno e sostegno di avere qualcun altro, ma poi ti aiuta te stesso ad analizzarti. E questo è incredibile, cioè non devi andare da qualcuno che ti aiuti a trovare oppure ti psicanalizzi, ma sei tu che cerchi di entrare nel tuo mondo interiore. E interessanti sono stati per me e anche mi hanno aiutato tantissimo tutti gli esercizi di pratica del nostro quadernetto, famoso quadernetto, che dovevamo costantemente fare anche quotidianamente. Per esempio, quello anche di essere consapevoli e coscienti nel momento in cui ci vestivamo. Per me all'inizio è stato drammatico, io non ci riuscivo, non ero consapevole della ritualità di gesti, cioè cosa stavo facendo ogni giorno. E semplicemente mettersi il pigiama, per esempio. E tutti questi esercizi poi mi hanno fatto scoprire chi sono, pian piano, nel tempo. Certo, non si arriva mai a conoscere effettivamente se stessi, perché, come diceva la famosa stella di Assaggioli, i pensieri, le emozioni, noi siamo un insieme di tutto questo. E a volte la stella è un po' sbilenca, molto spesso la nostra stella è un po' sbilenca, e altre volte invece riusciamo anche ad equilibrare un po' tutte le parti che ci compongono.
Però essere consapevoli e soprattutto utilizzare la volontà, che Assagioli ne parlava tanto, perché la volontà ci porta ad essere liberi, possiamo quindi liberamente scegliere, che è l'importante, è qui che sta la parte importante, perché qualsiasi cosa, essere coscienti, essere liberi di scegliere non è facile, quindi essere decondizionati. E quello che mi piace è che tutto questo mi è servito a scuola con i miei alunni. Primo, perché ho imparato a conoscere me stessa, e secondo, perché conoscendo tutti questi aspetti, il bambino che ho di fronte è anche lui tutto questo. Ed essere consapevoli di tutto questo non è facile. Per cui non è puoi vedere lui, la sua stella in quel momento, nella sua personalità, da che punto è un pochino più sbilanciata, per esempio, e lavorare su quello. Tutto certo, così, un esempio. Perché io posso anche essere lì pronta ad insegnare i numeri decimali, ma se dall'altra parte ho un bambino con una stella sbilenca, dove un'emozione lo sta turbando, il numero decimale dove va? Quindi essere cosciente di questo non è poco. Quindi per fare l'insegnante è importante conoscersi e, come dicevo, conoscere, possedere e trasformare te stesso, e questo ci dà la possibilità anche di relazionarci con gli altri, e io ho un materiale umano davanti. Il materiale umano è il più complesso, è il materiale più complesso che c'è. Okay, per cui grazie a te, grazie. E Valentina invece, parlaci della tua esperienza. Sì, diciamo che quello che mi ha colpito subito, e diciamo anche in maniera molto potente, è questa possibilità, diciamo, di una intanto, ecco, come diceva Daria, no, di questa di questo momento che si abbina esattamente con quello che è il processo che noi andavamo ad affrontare, che è il decondizionamento, ma anche, diciamo, l'entrare nella prassi dell'autoeducazione, perché appunto sappiamo ormai che senza un processo di autoeducazione che è costante non riusciremo, diciamo, ecco, ad essere pionieri e quindi sperimentatori, no, di tutte queste grandi e nuove pedagogie che in qualche modo hanno proprio illuminato veramente, no? Hanno fatto luce sull'essere umano e sul bambino. E quello che mi colpì subito fu l'uovo invece che la stella di Assagioli, ossia questa proprio mi ricordo a livello proprio fisico, un espandersi, no? Un'espansione, cioè la possibilità di sentire l'anima collegata allo spirito, e questa credo che sia la cosa più importante che Assagioli ci dona. Sì, sono proprio delle mappe, diciamo, sia la stella che l'uovo di Assagioli sono delle mappe sulle quali noi possiamo orientarci. Sono delle cose importantissime dal mio punto di vista. Assolutamente, perché proprio cambiano quell'assetto con cui appunto siamo cresciuti, no? Anche rispetto all'educazione che abbiamo quindi assorbito, e anche, diciamo, una certa psicologia, no? In qualche modo che abbiamo seguito fino ad allora. Ecco, questa apertura, questo far ritrovare veramente i punti di unione tra l'io cosciente, tra un sé che è transpersonale, quindi un'espansione, e tra un io che è fatto anche di volere, di volontà. E poi, insomma, ecco, a Scuola Agire si è studiato tanto l'atto di volontà in questo senso, veramente la possibilità di agire, no? Il bellissimo triangolo, proprio si può dire che è una sintesi proprio di pensare, agire e finire. Diciamo che questo resta proprio come un orientamento, no? La stella polare proprio sulla quale camminare. E questo ha allargato, come diceva anche Daria, questa possibilità delle pratiche. Di pratiche di cosa? Di pratiche di consapevolezza, cioè di acquisire questa consapevolezza del proprio mondo interiore e del mondo interiore dell'altro, no? Ma soprattutto avere la possibilità di scoprirsi non soltanto, diciamo, attori della vita, non quindi contemporaneamente anche soltanto spettatori della vita,
ma anche registi in qualche modo della propria vita, e quindi anche colui che resta lì e che testimonia questa vita. Infatti uno degli esercizi più belli è proprio anche quello di diciamo disidentificarsi, che anche qui proprio è un'apertura, qualcosa che dona proprio una fluidità incredibile, no? La possibilità di capire con cosa ci identifichiamo e quindi proprio vederle e parlarci con queste nostre figure che poi hanno preso proprio forma nell'esteriorità, non solo nell'interiorità, ma anche disidentificarsi, quindi sentire che c'è qualcosa di molto più vasto. Ecco, questo canale di apertura poi ci può portare veramente, no, anche a quelle che sono le porte, diciamo, della scienza dello spirito, e quindi ecco, sicuramente è un cammino che, come dicevamo, insomma è all'inizio in realtà, no? Non si contano tanto gli anni quanto i passi che si fanno, e credo che un'altra cosa pure che mi ha colpito, insomma mi piace dirlo, è che la psicosintesi si sposa con il teatro. Il teatro chiaramente con la T maiuscola, e quindi un teatro spirituale, proprio perché anche lì l'attore non è soltanto, no, diciamo così, colui che si fa usare dal personaggio. La marionetta. La marionetta. Nello stesso tempo sente però questa potenza e quindi si dona completamente per poter darsi alle parole dell'autore, no? Quindi diventa proprio qualcos'altro. Quel qualcos'altro si sposa con il processo della psicosintesi fortissimo, e sono appunto atti, momenti, pensieri in cui veramente si imprime una consapevolezza. Quindi è molto bello, insomma, io ho trovato questo processo trasformativo davvero, soprattutto quando, diciamo, si inizia in un modo, un percorso come gruppo, e si passa un momento, no, di impegno, di studio, di pratica, e poi ci si trova proprio trasformati. Insomma, è bellissimo. Non accade sempre, no? Di vedere delle trasfigurazioni che sono comunque delle trasfigurazioni importanti, insomma, quindi da una parte ti sei alleggerito anche, ma dall'altra ti sei anche irrobustito. in profondità, esatto, perché sei andato nelle profondità. Grazie Valentina. Io ho una domanda per voi due, un po' provocatoria, perché il mio ruolo è anche questo. Voi sapete che quando c'è stato il periodo della chiamatela come volete, pantomima, la pantomima, e abbiamo avuto tanti insegnanti che ci hanno contattato perché volevano venire a insegnare nelle scuole di scolagire, non sapendo come funziona la cosa. Allora io adesso vi faccio una domanda, ovviamente io ho risposto loro, ma che formazione avete voi? E loro, io ho la laurea al MIUR, ecco, come se questo bastasse a insegnare la nuova pedagogia. Ora Daria, lo chiedo a te, ma lo chiedo anche a Valentina, ma secondo te, cioè, se un insegnante della tua scuola dice anche io voglio insegnare in una scuola di nuova pedagogia, tu cosa faresti? Io penso che effettivamente, cioè che per fare questo uno debba comunque fare deve cambiare, deve trasformarsi e deve cercare in qualche modo. Mi piace una frase di Assagioli che la vita non procede per riempimento di vuoti, ma per conquista di spazi interiori, cioè deve veramente trasformarsi, per cui non è così semplice fare questo. Non basta la laurea, giusto? No, la laurea non basta, deve esserci qualcosa di più. E un'altra cosa molto importante, fare un percorso assieme a un gruppo che comunque vibra allo stesso modo tuo, ti aiuta ancora di più a trasformarti. Per cui se tu vuoi entrare in una situazione diversa, devi trovare anche chi vibra come te. E se tu non vibri, però è solamente un desiderio così velleitario, non ha molto senso.
Ok, grazie Daria. Detto da una della scuola pubblica. Sentiamo Valentina che fa le scuole parentali. Tu la prenderesti una che ha solo fatto il MIUR a insegnare nella tua scuola? No, ma Ecco. neanche se ha fatto soltanto un percorso di pedagogia del bosco, insomma, non so come dire, no? Proprio perché sì, è questo di cui si parlava, no? Questo scrostarsi, no? Questo spogliarsi anche, nello stesso tempo però anche capire come rivestirsi, no? Perché poi è anche questo fondamentale, cioè quindi come saper giocare, quindi come saper sentire questo centro, cioè è veramente il centro anche del percorso di Scuola Agire, i 3 moduli, assolutamente, sono proprio un accompagnamento costante che ti fanno anche, e quindi poi quando lo metti in pratica nel campo educativo, soprattutto ti fanno aspettare, cosa che prima invece no, volevi sempre, insomma, andavi sempre a proporre anche, no, a fare proposte, attività, ingegnarsi su questo, quando a volte bisogna veramente saper aspettare per accogliere, quindi, no? E questo si lega tantissimo al percorso che noi abbiamo fatto, cioè se non capiamo questo non riusciamo anche a rivedere poi tutte quelle piccole parti di noi che si sono formate perché sono state insomma informate, diciamo, anche in maniera forse non legittima, no? Nei percorsi che precedentemente abbiamo fatto, anche l'approccio allo studio, insomma tutta la parte anche della psicosintesi legata proprio alla progettazione, no? Di qualcosa che porti avanti e come Assaggioli ce la spiega è veramente fondamentale, importantissimo e si rilega tantissimo alla nostra parte di pensiero, no? Che comunque va rimesso in movimento e quindi ecco nel periodo della pantomima ecco l'abbiamo proprio capito, cioè per alcuni di noi è stato come veramente uno schiaffo zen, non tanto perché non eri sveglio, perché sennò non avresti no, accolto quella cosa, ma hai capito che non c'era più possibilità di fare questi compromessi. Ecco come un percorso di psicosintesi aiuta anche a questa autenticità, no? A questo voler stare nell'autenticità e quindi anche rispondere nel mondo esteriore con quell'autenticità senza avere paura di farsi del male, no? Di essere ferito poi perché non ci si può nascondere. No. Bene, io voglio prendere un'altra parola che ha... Prego Daria, prego. Voglio solo dire una cosa, per esempio un altro personaggio a cui io mi riferisco molto è Don Milani. E Don Milani è una stella anche lui. Sì, è un faro della nuova pedagogia. Appunto, volevo dire questo perché ci sta. Guarda, voglio fare un'intera puntata su Don Milani, perché veramente Don Milani era per me quasi un'incarnazione del Cristo, cioè lui ha preso i principi del Cristo e li ha portati nella sua vita con una coerenza. Infatti è morto, si può dire per questo. Cioè è stata una parabola, una stella veramente, per cui io vorrei fare tutta una puntata su Don Milani, perché noi stiamo mettendo anche in atto il suo pensiero. Per esempio, parliamo della scrittura collettiva che facciamo nei nostri lavori di creatività del gruppo, perché Giuseppe, quando ha letto il manuale della nuova pedagogia, mi ha detto: Adele, il capitolo che mi è piaciuto di più è il terzo, perché sono rimasto stupito. Dillo Giuseppe, non è che dell'immensa rete che c'era, e poi ho trovato, perché poi una cosa che non sai di me, io ero presidente di Trekking Napoli, quindi ero appassionatissimo di escursionismo, quindi poi mi ritrovo una serie di cose di cui parlate che io già c'ero dentro, quindi però la cosa che mi ha colpito poi è stata la immensa rete italiana, insomma, e i grandi lavori che poi in questi anni sono stati fatti. Io, se posso dire una cosa, siccome sono uno non tanto normale come voi tre, insomma, no, l'altro giorno pensavo a questa cosa dell'essere umano, no?
lo paragonavo un po' alla questione del bruco, no? Il bruco che subisce una trasformazione e diventa farfalla, no? E nel 2020 è successa un'operazione del genere, cioè nel senso che molti bruchi sono diventati farfalla e adesso stiamo lavorando sul volare, no? Praticamente. E tornando a quello che dicevate voi, no? Su chi può insegnare, chi non può insegnare, no? Chi è decondizionato. Cioè tu a un bruco gli puoi mostrare come trasformarsi, ma non puoi parlare già del volare, mentre noi stiamo ragionando sul volare, insomma. Nonostante lo sto bene, sono riuscito a fare una riflessione perché sono raffreddatissimo. No, un'ottima riflessione. Beh, effettivamente devo dire, mi stai prendendo su un punto per me molto importante. Prima di Scuolagire io mi sentivo molto sola, perché conoscere tutte queste cose meravigliose come la scienza dello spirito, la psicosintesi, eccetera, eccetera, e avere 5-6 persone nel mondo di cui parlarne, con cui condividere, mi sentivo sola. Invece adesso, dopo 10 anni di Scuolagire, abbiamo creato un gruppo di persone che non necessariamente si vedono e si sentono tutti i giorni, ma sono in contatto, decidono anche di fare dei progetti insieme e soprattutto, e questo l'abbiamo sperimentato sempre durante questo periodo meraviglioso della pantomima, quando non ci si poteva vedere, quando non ci si poteva sentire, tu sapevi che sul territorio avevi delle sorelle e dei fratelli, cioè delle persone che c'erano. Ecco, questa è una cosa, cioè il gruppo è il gruppo creato da un percorso di apertura della coscienza, è una cosa impagabile, perché nelle emergenze tu sai che quelle persone ci sono. Secondo me non è poco dopo quello che abbiamo vissuto, capito? Poi vabbè, noi adesso abbiamo, grazie al gruppo Creatività, col quale con Daria abbiamo scritto Le fiabe del risveglio, con Valentina abbiamo fatto il meraviglioso progetto sull'aldilà. Quindi il gruppo Creatività, per esempio, ci tiene tanto uniti, perché lavorando insieme, come devo dire, si costruiscono e cioè, vedi anche, è un po' come tenere la cura di un giardino, cioè è inutile piantare gli alberi e abbandonarli, cioè noi con le nostre attività ci prendiamo cura della rete che abbiamo creato, dei rapporti che abbiamo creato, e questa è una cosa meravigliosa, secondo me. Non lo so voi che ne pensate, ma io la vivo. Io per esempio non mi sento più sola, tanto per dirti, ci siamo fatti gli auguri di Natale online, ma per il piacere di stare insieme, per il piacere di... E poi, non lo so, Valentina ha ospitato il raduno l'anno scorso, da Daria andremo nel 2026, cioè si stabiliscono delle cose da fare per vedersi, per stare insieme. E secondo me questa cosa è molto importante. Ecco, qualcuno verrà a Pisa? Quest'anno lo facciamo a Pisa, con Pisa e Prato, con altre 2 operatrici che inviteremo prossimamente, così parliamo anche del raduno, perché dobbiamo anche spiegare che cos'è il raduno di Scuolagire, perché anche quello è un momento di condivisione sempre a livello anche culturale, artistico, speriamo di un certo livello, ecco, teatro evolutivo, tanto per cambiare. Va bene, io direi grazie a Daria, grazie a Valentina, grazie a te Giuseppe che ci curi questo format. E se per caso siete curiosi di sapere, di approfondire, vi consiglio sempre di vedere questo film, Roberto Assaggioli, Lo scienziato dello spirito, che trovate penso su Amazon Prime, oppure il film, oppure potete anche ordinarlo se volete vederlo, e poi potete leggere la nostra newsletter, perché ogni mese nella newsletter della Gazzetta di Nuova Pedagogia trovate una paginetta sulla psicosintesi, in modo da in cui suggeriamo ovviamente dei testi da leggere, ecco, se volete anche semplicemente capirne un po' di più, perché quello che è successo a me è che mi ha trasformato completamente, mi ha reso immortale. Io dico sempre mi ha reso immortale, da che ero fragile sono diventata fortissima, e
vedo che quando viene applicato nella propria vita dalle persone che ci contattano, poi anche la loro vita cambia. Allora dico, non è successo solo a me, evidentemente è uno strumento potente che aiuta tanta gente. Ecco. Giuseppe, ci vediamo alla prossima. Sono contento di aver conosciuto Valentina e Daria, sinceramente. Grazie. Beh, Giuseppe, dovremmo poi fare un raduno a Napoli prima o poi, vabbè, poi ne parleremo per il futuro. Così vengono a conoscere anche te. Va bene? È stato Perché un piacere. Giuseppe si prenderà la laurea d'onore in nuova pedagogia, l'avete capito, no? È la classica persona, a furia di leggere, di studiare, gli diamo la laurea d'onore. No, ma poi io non sono decondizionato, ma sono un diseducatore, non dimenticare questo fatto. Esatto. Beh, ragazze, Giuseppe, oltre ad essere un sociologo, è stato maestro di strada, cioè ha un'esperienza umana ed educativa ad alto livello, capito? Quindi, insomma, si è decondizionato lavorando nella scuola, ma fuori dalla scuola, perché questo è il modo poi per decondizionarsi più efficace. Assolutamente. Ok. Bene, allora grazie a voi, grazie a chi ci ascolta. Se, ripeto, volete altre informazioni, sapete dove trovarci. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, Grazie. alla prossima. Ciao. Io dico sempre, che c'entra con l'empatia, no? L'hai detto anche tu prima, che l'educatore è come un pescatore, in effetti, cioè sta seduto là con pazienza, il pescatore sembra, no, che sta sembra una statua, sta lì fermo e sta magari per ore così, fermo così, e deve attendere il momento giusto che il ragazzo poi si avvicini a lui e inizi poi questa dinamica di relazione d'aiuto. E non è una cosa facile, insomma, perché veramente noi... sia a livello educativo che socialmente è come se fossimo in un tapirulan che ci porta a correre in continuazione e poi siamo sempre fermi allo stesso posto. Buonasera a tutti, siamo alla terza puntata di Agire e il tema di stasera è educazione empatica e abbiamo con noi Adele Caprio che ci presenterà le due ospiti della serata, cioè Federica Masini e Alessia Marazzi. Grazie Buonasera. Giuseppe, grazie molte di questo approfondimento quindicinale che facciamo sulla nuova pedagogia e soprattutto sui programmi della Libera Università. E è un mio enorme piacere avere qui due colonne del progetto Scuola Agire, il primo progetto che abbiamo fatto a Viterbo 10 anni fa, che sono appunto Federica Masini e Alessia Marazzi. Ciao ragazze, grazie per aver accettato questo invito. Mi premeva fare un focus su un argomento che loro, e questa è la cosa interessante Giuseppe, cioè io sono la fondatrice del progetto, ma loro due hanno lanciato l'idea di inserire l'educazione empatica all'interno
del progetto di Scuola Agire. Quindi, come vedi, si impara anche dai propri studenti, fra virgolette, e di questo io sono loro molto grata. Allora, cominciate a presentarvi per far capire dove siete e che tipi di progetti seguite, e poi entriamo nell'argomento. Federica, cominci tu? Va bene. Allora, buonasera a tutti, grazie dell'opportunità. Mi chiamo Federica Masini, sono un'operatrice, insomma, tutor che lavora e vive in Toscana. Da 1 anno e mezzo ho fondato insieme ad altri collaboratori un'associazione, e all'interno dell'associazione c'è il mio progetto, è confluito il mio progetto di educazione parentale. Preferisco chiamarla realtà parentale, perché il termine scuola se no rimanda comunque a qualcosa di molto tradizionale, quindi preferisco chiamarla realtà. E il progetto si fonda appunto più che sui contenuti, diciamo, ecco, che vengono insegnati da me e dai miei collaboratori, sull'educazione empatica, appunto, che è una delle cose su cui puntiamo molto. E normalmente seguo la fascia, diciamo, delle medie. Ok, va bene, grazie. Tra l'altro poi rivedremo Federica, perché quest'anno il raduno del 2025 lo faremo proprio a Pisa, dove lavora Federica. Molto onorata. Beh, anch'io sono felicissima di venire e di tornare in Toscana dopo il nostro primo raduno che è stato fatto, era Lucca, credo. Va bene, allora sentiamo invece Alessia. Ciao a tutti, buonasera, sono Alessia, attualmente vivo nella provincia di Chieti e sono educatrice, editrice di processi sia di apprendimento che di comunicazione. E da una decina d'anni mi occupo di istruzione parentale, quindi sono in questo ambito con i miei figli, seguendo tanti ragazzi. Attualmente sono in un progetto che si chiama l'Atelier dell'apprendimento, che ho ideato e fondato io 6 anni fa, e quindi accompagno dei ragazzi di primaria e di secondaria. E inoltre da quest'anno ho partecipato a un progetto in un istituto professionale, quindi porto la comunicazione empatica all'interno delle realtà statali, almeno per un pezzetto, e poi facilito dei processi di risoluzione di conflitti anche in altri enti parentali nella zona e nella provincia anche di Roma. E questo è quello che Bene. È una cosa talmente io ripeto, l'ho conosciuta tramite voi, il progetto di Rosenberg, credo, Marshall Rosenberg, e parlatene voi, perché così si capisce qual è il collegamento fra la nuova pedagogia e l'educazione empatica. Vuoi cominciare tu, Federica? Sì, volentieri. Vorrei essere semplice, quindi posso parlare del motivo per cui secondo me è importante. Innanzitutto perché penso che se non, almeno per noi educatori appunto, e insegnanti, non creiamo una relazione, quindi un clima di fiducia, non si riesca ad arrivare veramente ai bambini o adolescenti comunque, insomma. Quindi questo strumento è importante perché ci permette di connetterci in maniera onesta e veramente dal cuore, insomma, con gli altri. Riusciamo
quindi anche a arrivare meglio a quello che vogliamo comunque insegnare. Ma al di là di quello che gli insegniamo, riusciamo a fornirgli degli strumenti per imparare ad ascoltare se stessi e gli altri in maniera onesta, sincera, ecco, in maniera vera. E forse un po' è questo, secondo me, anche quello che collega la nuova pedagogia, perché ci toglie dai condizionamenti, imparare ad ascoltare in primis anche noi stessi, quindi i nostri bisogni, e sentirci liberi se appunto venire incontro all'altro, in che modo, non assecondare, non accondiscendere, ma trovare una soluzione nuova. Quindi questo sviluppa molto anche il pensiero divergente, il pensiero critico, secondo me. E sono gli strumenti che portano nel mondo poi quando sono più grandi. Quindi tu parli di quasi una mediazione. Sì, è un insegnamento che è anche una mediazione fra la materia, quindi fra l'esterno e poi l'interno. E quello che possiamo... perché qui abbiamo un super esperto di mediazione che è Giuseppe. Sì, perché lui, oltre ad essere stato un maestro di strada, e quindi puoi immaginare, insomma, l'esperienza notevole che ha avuto, è proprio specializzato, lui poi farà un corso alla Libera Università proprio nei tempi della mediazione d'aiuto, che è una cosa secondo me importantissima, che c'entra con l'educazione empatica dal mio punto di vista. Penso anche io. Poi ti faccio una domanda, Giuseppe, sentiamo invece Alessia come lo vede questo collegamento fra educazione empatica e nuova pedagogia. Allora, sicuramente la comunicazione empatica è una modalità che, come diceva Federica, connette con il proprio sentire e quindi ti porta dentro a collegarti con i tuoi bisogni e a riconoscere nell'altro i bisogni che lo muovono ad attuare delle strategie che vanno a soddisfare quei bisogni. Quindi parte da una natura in cui l'essere umano è mosso da bisogni che celebrano e onorano la vita e cerca di soddisfare quelli, che poi può mettere in atto delle strategie che siano più o meno fallimentari e che comprendano una parte del proprio condizionamento, del proprio vissuto, anche della storia del bambino. Però quando tu ti riesci a collegare nella realtà, nella vita profonda che si manifesta attraverso il bambino che hai di fronte, riesci ad andare oltre quello che è l'atteggiamento che sta mettendo in atto, riesci a creare quella connessione profonda che ti permette poi di instaurare una relazione e però è la relazione che poi si costruisce anche l'apprendimento. Io credo che ciò che mi hanno insegnato i ragazzi che ho seguito negli ultimi anni è proprio quella che al di là di tutto quello che si può mettere in atto a livello di strategie, di apprendimento, di modalità in cui portare gli argomenti, c'è la relazione. E la relazione è qualcosa di profondo, di prezioso, che si mette in atto se si apre il cuore, e nell'aprire il cuore c'è proprio il fulcro della comunicazione empatica, che poi diventa insomma un'educazione empatica, perché quando io poi l'ho scoperta più di 10 anni fa, venendo insomma da Gordon e dall'ascolto attivo, ho subito visto la rivoluzione che poteva creare fornirla ai bambini in un'età in cui sono aperti alla ricezione della comunicazione, in cui sviluppano il proprio bambino, come diceva Steiner, o sviluppano il proprio femminile o il proprio maschile, quindi dai 0 ai 7, dai 7 ai 14 anni, e quindi portare a loro un esempio di modalità di relazione poteva essere veramente rivoluzionario, perché io l'ho imparata da grande in un momento in cui, quando tu hai radicato qualcosa, devi sradicarla e ricostruirla. E noi abbiamo imparato a etichettare, a giudicare, no? Ad essere giudicati, e quindi quando devi sostituire
fai fatica, no? Lo fai, si può fare, io l'ho fatto su di me, quindi posso dire che è possibile, però è una gran fatica. E quindi lì mi sono detta, bisogna portare il più possibile ai bambini questa modalità, perché loro sono in grado di imparare direttamente questa modalità. E mi sono resa conto che bisogna sempre partire dal lavoro su se stessi, cioè se non lo fai tu puoi fare dei giochi, puoi fare delle attività, ma se tu nella relazione non riesci a portarla autenticamente, loro se ne accorgono. E quindi prima di tutto devi lavorare affinché dentro di te qualcosa si modifichi e cambi verso una modalità comunicativa che onora la vita che c'è dentro di noi. Meraviglioso, meravigliosa sintesi, grazie Alessia. Parlaci della tua esperienza invece, Giuseppe, perché sicuramente l'avrai sperimentato questa cosa quando avevi a che fare con questi bambini, diciamo, un po' particolari, come possono essere quelli che... Il comprendere l'altro dove sta è fondamentale, perché se non comprendi l'altro dove sta non puoi poi costruire una relazione di aiuto. E vabbè, io ho avuto un'esperienza diversificata, perché nel mio percorso di vita ho lavorato con i senza fissa dimora, con i tossicodipendenti, con gli schizofrenici, non solo con i minori. I minori è stato l'ultimo sbarco professionale, in effetti, perché sono partito da altre cose e la questione minore si è allargata. Prima ho iniziato a lavorare nei progetti territoriali, poi sono finito nelle comunità, lavoravo nella comunità maschile, centro di prima accoglienza, e poi sono finito nella comunità femminile dove c'erano ragazze abusate e schizofreniche. E allora forse il concetto di empatia l'ho appreso lavorando con altre categorie, perché essendo stato un ragazzo con difficoltà scolastiche, in effetti non avevo bisogno di avere empatia, perché lo ero stato, bastava avere memoria, insomma. E quindi questo poi, quello che è stato un handicap per me, perché comunque, lo ripeto per chi non lo sapesse, io sono abbastanza disgrafico e dislessico, e quindi poi ero il primo a riconoscere delle difficoltà nei ragazzi, nel sostenerlo. Invece ho dovuto fare un lavoro di empatia su situazioni che erano lontane da me, come la tossicodipendenza, i senza fissa dimora, e quindi lì c'è stato il vero lavoro. E devo dire la verità, sono sempre stato un bambino tra i bambini, e poi quando c'era bisogno di riordinare le cose, ero un adulto. E questo mi è servito poi anche nell'esperienza, una delle più difficili, perché secondo me le più difficili che ho vissuto sono stati interiormente quello nella comunità femminile, perché poi lavorare con le donne significa comunque andare a cercare le tue parti femminili che abbiamo, no? Perché ognuno di noi ha delle parti femminili e parti maschili, e quindi me le hanno fatte veramente, diciamo, rifiorire, non so se è il termine esatto, ma comunque insomma le hanno fatte crescere, no? Dentro di me queste parti, e sono diventato anche più sensibili. Non sono contro i temi woke specifico però poi c'è stata l'esperienza del centro di prima accoglienza, che è stata molto difficile, perché comunque cambiavano in continuazione i ragazzi, quindi era complessa, e una delle esperienze più belle è stata quella come educatore di strada in quartieri come Scampia, Stadera, insomma via Stadera, che era Poggioreale, perché lì in effetti è come se tu fossi, tra virgolette, nudo in un intero quartiere, e quindi se non hai questo strumento, che è quello dell'empatia, poi rischi veramente di farti male, come è capitato poi a dei miei colleghi che hanno ricevuto magari un taglio di coltello e tutta una serie di cose. Quindi, e non è, c'è una distinzione tra l'empatia e la collusione, perché spesso queste due cose sono molto vicine, ma vengono anche confuse, come può essere confuso l'intervento collusivo con l'intervento asimmetrico. Infatti spesso nel mio lavoro mi vedevano sempre come un collusivo, quando invece ero un asimmetrico. E la simmetria significa poi aspettare il momento giusto per intervenire. E purtroppo c'è invece fretta di intervenire, e quindi la maggior parte degli errori si fanno proprio per questo, cioè si è simmetrici, intervengo prima che l'altro è pronto
Quindi non vedo l'altro dove sta, intervengo prima che l'altro è pronto ad accogliere poi una mia mediazione di aiuto. Questo poi sarà anche tema, no, del corso che magari faremo in futuro, e quindi poi si commettono gravi errori. Allora io dico sempre, che c'entra con l'empatia, no? L'hai detto anche tu prima, che l'educatore è come un pescatore, in effetti, cioè sta seduto là con pazienza, il pescatore sembra, no, che sembra una statua, sta lì fermo e sta magari per ore così, fermo così, e deve attendere il momento giusto che il ragazzo poi si avvicini a lui e inizi poi questa dinamica di relazione d'aiuto. E non è una cosa facile, insomma, perché veramente noi sia a livello educativo che socialmente è come se fossimo in un tapirulan che ci porta a correre in continuazione e poi siamo sempre fermi allo stesso posto. Grazie Giuseppe, veramente, veramente illuminante anche queste tue esperienze. Io ho una domanda per le ragazze e poi magari possiamo chiudere. La domanda che vi faccio, ragazze, è questa. Il vostro approccio il vostro mettervi al servizio della nuova pedagogia, perché tutti e due avete fatto Scuola Agire nel 2015 per avere, diciamo, un inizio di strumenti e portare avanti la vostra vera missione, no? Quella che a te, Federica, ti ha fatto licenziare dal tuo lavoro fisso all'aeroporto, e ad Alessia a fare homeschooling con i propri bambini e a decidere poi invece di mettere tutte le sue conoscenze a servizio anche di altri bambini. In questo, adesso sono passati molti anni, quanto ha influito il conoscere questo strumento dell'educazione empatica, come diciamo, facendo un bilancio di quello che avete fatto in questi anni in cui vi siete dedicati, avete fatto un servizio, direbbe la scienza dello spirito, dedicandovi appunto ai ragazzi in maniera divergente rispetto all'educazione tradizionale. Federica. Federica. No, se vuoi Alessia, vai prima tu. Vai Alessia. Vai Alessia, vai. Poi me l'aperto. Io credo che sia uno strumento fondamentale che mi ha permesso comunque di costruire non solo con i bambini, che poi ora molti sono ragazzi, ma proprio a livello comunitario, perché spesso, cioè nella relazione che citavo prima, io dico spesso che c'è una relazione quando accolgo un bambino che è una relazione a tre, no? E quindi i genitori, io il bambino è quello che vive con i genitori, e quindi in questo strumento è stato fondamentale nel costruire questo cerchio educativo intorno al bambino che potesse anche andare nell'ascolto dei bisogni dei genitori e creare un contesto empatico in cui confrontarsi fra adulti, perché molto spesso non siamo abituati. Quindi noi per esempio all'interno del mio progetto facciamo un cerchio mensile nel quale ci confrontiamo anche con le famiglie, e anche lì è stato uno strumento fondamentale portare a loro come modalità la comunicazione empatica, nel dare continuità a casa nel lavoro con i bambini e con i ragazzi. Quindi lo credo uno degli strumenti fondamentali, come molti altri che sicuramente abbiamo nella nostra valigia degli attrezzi, no? Che sono arrivati anche da Scuola Agire e dalla nuova pedagogia. Però questo sicuramente sento che è un linguaggio molto vicino a quello, insomma, dell'anima, no? A quello che questa è una cosa che sento io e personale dico io, no? Perché comunque viene sviluppato come un processo forse della personalità da Rosenberg, perché insomma è un processo molto specifico e dettagliato, però io lo sento anche molto vicino al linguaggio dell'anima, che è il linguaggio del sentire, del cuore, delle emozioni superiori. Quindi è stato uno strumento che mi ha permesso di portare qualcosa di diverso e di nuovo, se vogliamo costruire qualcosa di diverso che porti anche a generare pace e non violenza. Certo. Federica, a te, perché poi voglio fare un piccolo inciso
sul fatto appunto, immaginiamo che questo strumento venisse usato nella scuola pubblica, ma lasciamo perdere, parla tu Federica delle esperienze che hai fatto in questi anni. Sì, allora mi ritrovo molto in quello che ha detto anche Alessia, quindi mi risuona il fatto che io ho scelto questo linguaggio perché lo sento anche io più vicino a un linguaggio dell'anima, quello che potrebbe essere insomma un linguaggio dell'anima. Ed era lo strumento che volevo appunto per insegnare la pace in un certo senso, ok? Potrei dire così. È sempre stato un mio pensiero fisso, posso anche dire, da quando ero piccola. Io volevo la pace e quindi per me poi è stato un cercarla in tanti modi nel mondo, in cui spesso mi sono sentita anche un po' un pesce fuor d'acqua, e quando mi è arrivato questo strumento, insomma, mi ha fatto comprendere che poteva essere veramente la strada, ok? E infatti se mi guardo indietro, se mi guardo alle spalle in questi 10 anni in cui anch'io mi sono dedicata all'educazione parentale, ma anche semplicemente a mettermi al servizio delle famiglie, perché come diceva Alessia diventa un rapporto a tre e si generano, no, questi cerchi in cui noi abbracciamo i bisogni anche delle famiglie, perché anche i genitori spesso hanno necessità di ascolto, di comprendere i propri bisogni, come di vedere da un'altra prospettiva quelli dei propri figli. E questo, diciamo, appiana i conflitti, o gli si può insegnare anche a confliggere in realtà in maniera costruttiva, perché in realtà non è che il conflitto sia sbagliato, o anzi è un momento di crescita, un'opportunità, quindi solo che spesso non avviene in modo costruttivo. Quindi se mi guardo indietro vedo la relazione che rimane ed è ancora oggi in piedi anche con i ragazzi che ora sono grandi, che sono andati al liceo, che non seguo più direttamente, però ci sentiamo sempre, sanno che se hanno bisogno possono parlare con me, così come i loro genitori, insomma, cercano dei momenti in cui confrontarci, ecco. Quindi la relazione è una relazione vera, una relazione che resta, quindi è una relazione che noi abbiamo nutrito, di cui ci siamo presi cura. E questo è quello che vedo se mi guardo indietro. Quindi penso, ok, questo strumento allora mi ha permesso di raggiungere l'obiettivo, perché alla fine cosa lasciamo di noi come impronta anche su questa terra? Non ci portiamo dietro niente se non queste esperienze che abbiamo e queste relazioni, questi fili, no? Che abbiamo costruito come una ragnatela con gli altri. Io devo fare qui veramente, devo portare una testimonianza. Un papà di un bambino che Federica ha seguito in questo periodo di cui sta parlando, un giorno mi telefona, mi dice: Adele, c'hai per caso un'operatrice come Federica a Firenze? Dico, ma che ti credi che li facciamo con lo stampino? Cioè, Federica è unica. Ah, perché guarda, io vorrei una come Federica per i figli della mia amica, perché lei con mio figlio è straordinaria, cioè, capito? Questo per dirti come poi questi strumenti ci rendono ricercati, unici. Ecco, in questo inserisco anche la domanda, l'ultima che vorrei fare, cioè, ma come sarebbe la scuola pubblica se fosse basata su una comunicazione, cioè un'educazione empatica? Capito? Questa secondo me è la domanda. Che esperienza stai facendo, Alessia, facendo questi piccoli percorsi nella scuola pubblica? Interessante, perché ho scelto Alessia, quest'anno mi senti? Sì, io ti sento, voi? Io sì. Alessia? Io la sento bene. Anch'io. Mi senti, Alessia? Sì, io sì, ti sento. Niente. Forse lo senti in ritardo. Mi senti, Alessia? Sì. Io ti sento. Voi mi sentite? Sì, sì. Sì.
Ok. Sì, va bene. Ok. Quest'anno, dicevo, ho scelto di accettare una proposta all'interno di un istituto professionale per l'assolvimento dell'obbligo e quindi ho scelto di ritornare a un progetto nella scuola statale. Ad onor del vero bisogna dire che un po' di cose si stanno facendo, ci sono dei piccoli progetti di comunicazione empatica da qualche anno che vengono proposti ai docenti, che vengono proposti al personale, ed è una positività. Io ho iniziato, diciamo, in quello spazio dove arrivano ragazzi che a volte hanno vari disagi, che comunque vengono da un percorso nelle scuole precedenti di difficoltà all'adattamento, perché comunque spesso sono ragazzi che portano un altro tipo di intelligenza che non è sempre compatibile con la scuola, quindi sono contesti piuttosto difficili. Però io vedo che comunque si può portare qualcosa di diverso, i ragazzi sono pronti ad accogliere e mettere, insomma, in gioco i loro sentimenti, i loro bisogni, il loro vissuto, quindi c'è qualcosa di prezioso che si può fare anche al di là del contesto, che a volte è ancora condizionato in una modalità che è quella della competizione, del giudizio, del cercare di soddisfare dei bisogni attraverso delle minacce, perché poi a volte la comunicazione non violenta non ci rende neanche conto di metterla in pratica. È sottile, come non è solo quando uno arriva in un conflitto molto acceso, anche come diceva Federica, il conflitto non è che abbia una connotazione negativa, il conflitto è un momento di crescita, di confronto, di costruzione, quindi non è lì che si vede la comunicazione violenta, ma è negli atteggiamenti che abbiamo appreso, e quindi quando sproniamo l'altro a soddisfare un bisogno attraverso la minaccia, attraverso anche il rinforzo positivo, no? Piuttosto che il riconoscimento che c'è dietro, quindi il sentimento di riconoscere l'altro nel sentimento dell'altro e far riconoscere all'altro il proprio sentimento, portare all'altro, no? Un sentimento anche di gratitudine, perché no? Perché se ne porta poco, no? Magari si porta più spesso il sentimento di frustrazione, di educazione, che il sentimento che mi sento molto grata e riconoscente per quello che sta avvenendo, no? E quindi credo che comunque sia un progetto che sto per finire a marzo, che mi ha portato e mi ha arricchito tanto. I ragazzi hanno tanta bellezza da raccontare, da portare, si mettono in gioco e si possono fare cose belle, bisognerebbe farne di più, bisognerebbe puntare di più alla possibilità di riconoscere dei bisogni che ci sono anche da parte dei docenti, del personale, degli studenti, e mettere in atto qualcosa che produca una costruzione di qualcosa di diverso, perché quello che è dato non funziona più, veramente si percepisce e si vede tantissimo quando si va in questi contesti, perché i ragazzi non rispondono più come prima all'autorità, ma ci vuole una costruzione di qualcosa di diverso che passa per l'amore, per l'autorevolezza, per l'amore con fermezza, autorevolezza, perché si costruisca un riconoscimento dei ragazzi e si porti qualcosa di diverso. Bello, molto bello, grazie Ale. Fede, invece, in chiusura, tu hai fondato insieme ad altre persone questa associazione. Quanto sta influendo tutte le tue conoscenze di educazione empatica anche nel costruire un'associazione con degli adulti? Non è semplice. No, diciamo che piano piano è come una gocciolina, no? Che scava la pietra, penso, la comunicazione empatica, insomma, l'educazione empatica. E mi piace definirla così perché è fluida come l'acqua è vitale e quindi porta la vita. Non si ferma, non si arresta, anche se a volte sembra che non ci siano dei grandi risultati.
però a detta anche della mia collega, quella proprio l'associata con cui siamo proprio completamente all'opposto, perché abbiamo vissuti diversi, ovviamente esperienze diverse, però spesso lei mi riflette molto il fatto che come io sto crescendo, confrontandomi con lei, anche lei sta crescendo e sta imparando da come io diciamo utilizzo questo strumento, perché non è che le ho detto ora ti faccio un corso, no, è semplicemente quello che sono e quello che uso, insomma, lo recepisci ascoltando il mio linguaggio. E non siamo ancora purtroppo riusciti a proporre progetti nelle scuole pubbliche come ha avuto occasione Alessia. Ci abbiamo provato, ma per il momento il nostro progetto non è stato scelto, ma non demordiamo. Però lo posso vedere nel dopo scuola, dove ho più a che fare con i ragazzi che non vengono dalla parentale, ma appunto vengono da altri contesti di scuola tradizionale. E dall'anno scorso, quando ci stavo meno, rispetto a quest'anno che ha un po' più la mia impronta, diciamo, il dopo scuola, vedo molta differenza. Bello, molto Cercando di bello. fargli capire che ci si può parlare in un altro modo, che questo comunque già cambiando come ci si parla, ci si riesce anche a capire meglio e anche durante un litigio a far capire meglio quello che sentiamo dentro. Molto bello. Io vorrei dire ai nostri spettatori che sia Federica che Alessia hanno scritto dei contributi per il manuale di nuova pedagogia, per cui noi sempre ve lo consigliamo, perché ci sono dei consigli pratici, ci sono libri, film, musiche e ci sono tutte le nostre testimonianze per farvi vedere che un'altra educazione è possibile. E detto questo, caro Giuseppe, non so se vuoi dire tu qualcosa in chiusura, io direi che possiamo allora, io salutare. quando mi confronto con persone su temi relativi alla pedagogia, insomma, sono uno che spesso storce il naso. Invece devo dire che questo viaggio in Agire, insomma, è sempre ricco di contenuti e si vede che sono persone che hanno fatto sia un percorso pedagogico ma un percorso dell'anima, insomma, no? Quindi me ne esco con una sensazione diversa. Volevo rispondere alla domanda sulla scuola, no? Che più che sull'educazione empatica sta sull'educazione antipatica, no? Tra virgolette, quindi che fa sempre rima. Però la mia esperienza l'ho scritto poi nel libro che parla della scuola, no? Cioè Guerre spaziali del pianeta scuola. Io penso che il vero problema nella scuola sia sistemico, cioè nel senso che io ho avuto 2 fasi nella mia vita in cui ho affrontato il pianeta scuola, che avevo il diploma, non avevo ancora preso la laurea perché l'ho presa abbastanza tardi, e poi successivamente mi sono laureato come sociologo, entravo nelle scuole eccetera, e non è che c'era molta differenza, cioè nel senso avevo un riconoscimento sia da diplomato che da sociologo, perché le persone non vedono il titolo, no? Ma vedono poi che cosa tu, che energie emani, che cosa lasci. E devo dire la verità, nella mia esperienza mi hanno sempre steso tappeti rossi, perché da una parte c'è la volontà di crescere da parte degli insegnanti, però vengono lasciati troppo a se stessi, non hanno quei percorsi che poi fanno comprendere, cioè non danno gli strumenti, ma è una volontà della scuola quella di non dare gli strumenti, perché gli insegnanti si devono perdere e poi a livello sistemico devono perdere i ragazzi. Però la mia esperienza è stata positiva in questo, cioè nel senso che quando scoprono che ce n'è uno che ne sa più di loro, poi si affidano. E quindi volevo spezzare anche una lancia a favore di alcuni insegnanti che veramente lo fanno per passione. Certo, io penso che la scuola si regga su questo, ti dico proprio, cioè la scuola pubblica ancora si regge perché ci sono persone, insegnanti che lo fanno per passione, se no sarebbe crollata da quel dì. Bene, allora anche oggi abbiamo fatto, penso, un incontro, spero, molto utile per le persone che vogliono un po' capire come funziona la nuova pedagogia. Vi sto presentando 2 esponenti dell'educazione empatica e Giuseppe anche in un certo senso appartiene a questa categoria, perché è uno strumento che non puoi non usare se lavori in certi contesti, come vi ho appena detto.
e noi ci rivediamo alla prossima chiacchierata. Grazie Federica, grazie Alessia e grazie Grazie. Giuseppe. Ragazzi. Grazie a voi. Grazie a tutti, grazie. Ciao. 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 Buongiorno a tutti, Ecco grazie qua. per essere con noi per questa chiacchierata con Giuseppe. Grazie a te per aver accettato l'invito. No, figurati, sono felicissima. Vabbè, Adele, per chi non la conosce, è una delle ideatrici di Nuova Pedagogia, e è qui per presentare un libro che si chiama Manuale di Nuova Pedagogia, ma lei è autrice di 6 libri, e quindi ce ne parlerà come meglio crede. È una parola grossa, perché quando lavoro in un gruppo, diciamo che io sono autrice di 2 di questi libri proprio, diciamo, da sola, perché poi da quando esiste la rete di Scuola Agire, che è questo percorso di decondizionamento per genitori ed educatori che facciamo alla Libera Università, e i libri abbiamo cominciato a scriverli insieme, per cui diciamo che è sempre un lavoro di gruppo, magari io faccio la supervisione, però sempre di meno saranno libri miei e sempre di più delle persone che aderiscono alla nostra rete di decondizionati, perché questo è il lavoro che noi facciamo. Sì, è proprio bello averti qui, perché poi la pedagogia è anche il mio campo di interesse, quindi poi dialogare su certi argomenti, insomma, ha un significato speciale. E vabbè, vuoi presentarci un po'? Io la prima cosa che voglio dire, voglio ringraziare Nicola Bizzi, che ti ha pubblicato Guerre spaziali su Pianeta Scuola, perché ecco, il mio primo libro, Pedagogia, un'arte in divenire, da cui poi è partito tutto il, diciamo, il movimento sulla nuova pedagogia, per quanto riguarda il nostro progetto, appunto compie 10 anni quest'anno, è uscito nel luglio del 2014. E in tutto questo tempo ho letto altri libri, no, di nuova pedagogia, però tutti i libri, diciamo, settoriali, cioè, non so, chi parla del metodo Montessori, chi parla del metodo steineriano, cioè libri che parlano in senso lato di tutta la nuova pedagogia, ce ne sono, credo, non tanti. E infatti è per quello che volevo parlarti di questa cosa, che alla fine il tuo libro, che non a caso è uscito 10 anni dopo il mio, io l'ho vissuto un po' come una continuazione, perché tu hai sviluppato dei temi nel tuo libro che io avevo appena accennato, perché io ero all'inizio del mio percorso di scoperta della nuova pedagogia e della rivoluzione che mette in atto semplicemente cambiando la struttura mentale di chi si fa decondizionare, perché poi nasciamo tutti condizionati, lo ero anch'io, no? Quando ci sembra normale che dobbiamo mandare per forza i bambini a scuola, che la scuola deve essere fatta in un certo modo, cioè tutte cose che comunque ci vengono instillate dentro insieme al latte nel biberon, cioè tutti attorno a noi lo fanno e noi pensiamo che sia normale, no? Invece, ecco, di libri che fanno il punto della situazione come il tuo, ne ho trovati molto pochi. E per quello che sono rimasta colpita dal tuo libro, perché io lo vivo un po' come una continuazione, uno sviluppo del mio, pensa un po'.
Ecco perché capisco che tu sei contento che ci siamo incontrati, perché lo sono anch'io, perché poi questo è un campo, quello della nuova pedagogia, dove appunto noi ci sentiamo un po' pionieri, perché uscire dal sistema, dal condizionamento che ci fa il sistema, è molto faticoso, è molto difficile, e tante persone preferiscono rimanere nel sistema, il che va bene pure se ci stai con una mente decondizionata, perché ci stai, però gli dici sì, però questo è il mio limite, oltre questo non devi superare, non devi andare, perché io ho un libero arbitrio che non può essere inventato. E per una legge cosmica proprio, non è che perché c'è una legge scritta su questa cosa, c'è un diritto naturale che è molto più forte, molto più importante del diritto positivo, cioè della legge fatta dagli uomini, perché il diritto naturale nasce dalle leggi universali, dalle leggi cosmiche, ecco. Quindi il libero arbitrio è qualcosa di inviolabile. In questi ultimi anni ne abbiamo fatto un'esperienza diretta e quindi ripeto, trovare persone che abbiano il coraggio, perché per me tu hai avuto un sacco di coraggio, un bel fegato a scrivere quel libro. Infatti la prima cosa che ti ho detto è: ma come hanno reagito le persone attorno a te al tuo libro? Mentre il mio, ripeto, è più pedagogia è un'arte in divenire, è più una fotografia dell'Italia che cambia, perché in quel libro io non do la mia opinione, in quel libro io porto una situazione, documento come la scuola italiana sta cambiando in questi anni. 10 anni fa le scuole parentali si contavano su 2 mani, insomma non erano tante. Oggi c'è un'esplosione, anche piuttosto, come posso dirti, azzardata dal mio punto di vista, perché non ti svegli la mattina e apri una scuola parentale. Perché qual è il rischio? Cioè, lo puoi fare, perché la legge lo permette. Ci sono ben 3 articoli della Costituzione che ci permettono di aprire scuole parentali o di fare homeschooling. Il problema è un altro, è che se tu lo fai, perché ti alzi una mattina e lo fai, rischi di tramandare o di portare a casa tua il sistema. Perché? Perché porti ai tuoi bambini, nella tua scuola o a casa, semplicemente l'unica educazione che conosci, quella con la quale sei cresciuto tu. Quindi c'è questo paradosso, no? Da un lato tu vuoi uscire dal sistema, togli i figli da scuola, però non sai cosa fare. Allora fai l'orario a tuo figlio, gli dici dalle 8 alle 9 studiamo italiano, dalle 9 alle 10 studiamo matematica, perché questo accade quando tu non sei decondizionato, capito? Quindi il e primo poi solitamente si seguono i programmi che dà stesso il ministero, insomma, quindi esattamente, ma al programma del ministero puoi dedicare 2 ore al giorno, è pure tanto. Infatti i bambini che fanno le scuole parentali sono molto più avanti, cioè gli insegnanti che fanno gli esami a fine anno ai bambini delle scuole parentali e sono più avanti del programma del ministero, capito? Perché il programma del ministero è talmente povero, talmente circoscritto, che in 2 ore al giorno è bello e finito, capisci? Quindi è per questo che ti dico, i bambini hanno bisogno di persone, di adulti che sanno quello che fanno, che sono consapevoli del loro ruolo, che sanno cosa significa una scuola parentale o un homeschooling. E purtroppo l'adulto è, diciamocelo, noi adulti siamo poco umili. Per esempio, una cosa che mi è capitata, e te la dico perché è una cosa che è importante da sapere, soprattutto per chi ci ascolta. Durante l'emergenza sanitaria, molti insegnanti mi hanno scritto, mi hanno telefonato, chiedendomi perché non volevano sottoporsi giustamente a questa costrizione illegale che veniva fatta, volevano venire a insegnare nelle nostre scuole di nuova pedagogia. Al che io dicevo loro: sì, va bene, ma che tipo di preparazione avete? Siamo laureate al MIUR. Ecco, allora dovete sapere che il fatto di essere laureate al MIUR per noi è un problema, perché vi dobbiamo decondizionare 2 volte. Cioè è più difficile il lavoro se sei pure laureato al MIUR, perché il MIUR ti ha messo nella testa un sacco di roba che a noi non serve. E
abbiamo delle insegnanti che hanno fatto il percorso di scuola Agire, si sono decondizionate e fanno progetti sia dentro che fuori le scuole, perché poi è una modalità, la nuova pedagogia è un cambiamento di prospettiva che riguarda la tua vita personale, capisci? E quindi ce l'abbiamo le insegnanti che umilmente hanno fatto il percorso che dura circa un anno, no? Un anno di lezioni online, poi abbiamo anche dei laboratori dal vivo, però il grosso è la formazione online. Ma tanti hanno detto, no, io sono già formata, sì, formata o deformata, cioè effettivamente ti hanno ben confezionato e tu pensi di non avere più niente da imparare, e invece non è così, perché noi impariamo finché campiamo. Quindi ci vuole anche l'umiltà per fare nuova pedagogia, ci vuole anche il dire, ok, ho imparato tante cose che però in queste scuole non serve. Ecco, questo diciamo è un po' quello che è successo in questi anni, e quando abbiamo creato poi, sono 10 anni che facciamo questo percorso, si è creato un bel gruppone di attivisti che in tutta Italia persegue vari tipi di progetti, perché non è che fai nuova pedagogia e poi fai per forza la scuola, no. C'è per esempio l'esempio più di Elisabetta di Viterbo che fa ippoterapia a scuola. Lei impara ai bambini ad andare a cavallo, insegna ad andare a cavallo, e quindi lo fa, e adesso che conosce la nuova pedagogia in un'altra maniera. Questo per dirti come l'inclinazione della nuova pedagogia è enorme, perché è la vita, è una cosa che riguarda il nostro modo di vivere, e quindi l'applicazione è varissima. Quindi queste persone con le quali, con i nostri attivisti, diciamo un piccolo gruppo di creativi, anche tanto piccolo, tipo 40 persone, che hanno deciso, perché l'altra domanda, ok, tu ho letto i libri della scuola, perché comunque veicolano i messaggi del 2030, tutte queste cose. Ok, cosa dobbiamo leggere? Cosa ci consigli di leggere? E effettivamente quando c'è uno per cui questa nuova pedagogia viene declinata in tante cose che ci ha fatto fare dei progetti editoriali, che ne so, riguardo al teatro, che è un grandissimo strumento di nuova pedagogia, quello che noi chiamiamo teatro evolutivo, oppure abbiamo scritto un libro di fiabe. Perché le fiabe? Perché chiaramente, diciamo, noi pensiamo alle fiabe, quindi pensiamo ai bambini, sì, ma chi le legge queste fiabe? I genitori. Perché il nostro obiettivo sono sempre gli adulti, in quanto se aiutiamo, grazie a questo piccolo risveglio che è in atto, perché se tu non vuoi mandare tuo figlio alla scuola pubblica, vuol dire che qualcosa hai capito, anche se dici non so bene cos'è, non ho capito bene, però sento che è meglio che lo tolgo dalla scuola pubblica, ok? Cioè non sai il motivo del tuo disagio, quindi un piccolo risveglio ce l'hai. Allora noi tramite le fiabe ti raccontiamo la nuova pedagogia, mentre la leggi ai tuoi bambini, che di solito di queste fiabe hanno bisogno relativamente, perché i bambini di oggi sono già svegli. Tutte queste pseudomalattie, disturbo dell'apprendimento, disturbo dell'iperattività, che si sono inventati, e te lo dico come psicologa, in realtà non esistono. La realtà è che i bambini a scuola si annoiano e gli adulti non hanno gli strumenti per avere a che fare con menti così grandi, capito? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, chiaramente dopo il percorso gli attivisti del gruppo si aiutano, si sostengono l'un l'altro, quindi a già avere una rete di persone dove puoi dire le cose che pensi, dove nessuno ti giudica, va bene? Dove puoi avere un aiuto anche morale su un progetto, su una cosa, oltre che materiale. E già è un altro vivere, perché oggi come oggi, dal mio punto di vista, si può solo vivere in gruppo. I singoli sono destinati a essere schiacciati, proprio perché il sistema ha questa funzione di caterpillar che quando trova qualcosa davanti semplicemente lo schiaccia.
schiacciare un gruppo diventa un pochino più complicato. Ecco, questo diciamo è in sintesi il lavoro che stiamo facendo. Ma anche per la circolazione delle informazioni, perché poi in questi anni lavorare in gruppo ha significato questo, cioè tu mi passi un'informazione, io arrivo prima su una cosa e viceversa, no? Io volevo dire una cosa sull'homeschooling perché poi è un'esperienza che ho fatto e ne ho parlato anche nel libro, non citando però l'ente, insomma. Cioè, mio figlio ha fatto l'homeschooling nell'anno più difficile e particolare, era in prima media, e infatti è emersa dal mio libro anche una piccola critica ad alcune homeschooling perché poi partono da quei percorsi che hai detto tu, cioè sono degli insegnanti che magari in un periodo di difficoltà o perché non vengono chiamati dalle supplenze eccetera finiscono a lavorare in queste cooperative, in questi enti che si sono sostituite poi, no, alle vere homeschooling. E vabbè, l'ha fatto online perché comunque su Napoli non c'era granché eccetera, e a un certo punto dell'anno gli hanno proposto un tema sul riscaldamento globale, sull'agenda 2030, sull'importanza del 2030 in un homeschooling. E a un certo punto ci siamo rifiutati io e mia moglie di portare avanti questo discorso e mio figlio è andato, cioè si è presentato il giorno dopo senza aver portato poi avanti questo compito. In un contesto in cui non c'erano i voti, l'insegnante gli ha messo un 3, cioè, per raccontare poi la storia. Quindi mi è venuto poi da ridere. Mio figlio ci è rimasto un po' male, però ho detto guarda, ma tu non devi andare dietro a queste cose perché poi sono cose, sono giudizi di altri. Tu devi pensare quanto vali tu, non quanto un'altra persona pensa che tu abbia valore, insomma. Quindi volevo raccontare questa cosa perché era collegata alla tua. E poi voglio dire che dici su, no, vai. volevo dirti questo. Allora, sai qual è pure il problema? Per quello che ti dico, c'è anche un pericolo in questo ambiente, perché non essendoci certificazioni, chiunque la mattina si alza e apre una scuola parentale, no? Cioè, io ho avuto una signora che mi ha scritto e mi ha detto, ma io ho portato mia figlia in una scuola montessoriana e la maestra gli ha strappato il disegno. Capisci? E perché? Perché succede questo? Perché se io domani prendo un pezzo di cartone, scrivo sopra scuola montessoriana, la metto davanti a casa mia, io ho aperto la scuola, ma di montessoriano non c'ho niente, capisci? Sì. Per quello che dico ai genitori, questo fa parte del percorso di decondizionamento, noi spieghiamo anche come visitare le scuole e capire se sono veramente montessoriano, ce l'hanno solo scritto sul portone, capisci? Sì. Perché questa signora dopo l'ha tolta la figlia dalla scuola, perché non esiste che tu strappi un disegno davanti a un bambino, questa è una violenza, un trauma. E allora di che hai di montessoriano? Solo il nome, capito? Io nei miei libri in generale ho espresso un concetto che è quello dell'aiuola sociale, no? Oggi ci troviamo in una dimensione in cui l'istituzione, quella lì che ci hanno fatto credere reale fino adesso, è l'aiuola sociale, invece gli enti come sono tu, come il tuo, escono al di fuori dell'aiuola sociale e rappresentano un qualcosa di più grande, no? Ed è un paradosso perché tutti immaginano la scuola come qualcosa di grande, invece la nuova pedagogia come qualcosa di piccolo, invece poi in una dimensione altra è il contrario, cioè tu stai costruendo qualcosa di grande e loro stanno perseguendo qualcosa di micro, di veramente piccolo. Io personalmente sono sempre stato, anche i miei colleghi mi hanno sempre detto tu sei un diseducatore, no? Perché complimento. Quindi me la sono ritrovata sempre questa cosa, le regole mi hanno sempre dato fastidio sia come studente ma anche come educatore. Ho sempre cercato di capire poi il bambino nelle regole o l'adolescente perché non riusciva a stare nelle regole. Invece l'educatore classico, no, che poi dico che è colui che utilizza la pedagogia di strada, è quello che fa pedagogia attraverso le regole, cioè tu rispetti le regole, sei un bambino educato, tu non rispetti le regole, sei un bambino maleducato. E bisogna lavorare anche su questo, ma dando anche poi dei modelli di scienziati sociali che veramente ce l'hanno raccontate, no? Le teorie funzionali poi per la crescita del bambino.
Allora, guarda, due cose. La prima è la Libera Università di Nuova Pedagogia, dopo anni di studio su come fondarla, perché io prima avevo l'associazione, poi ho avuto la cooperativa, tutta roba che ho chiuso. Adesso è un trust internazionale con sede in Svizzera. Cioè abbiamo voluto avere una sede internazionale, proprio perché vogliamo un po' anche qui uscire dalla forma mentis Repubblica Italiana, perché quello è. Quindi questa cosa ci dà l'opportunità di pensare in grande, di non sentirci, noi non apparteniamo ci sentiamo parte del mondo, non probabilmente dell'universo, non neanche, quindi la nostra azione non è un'azione a livello solo nazionale. E per quanto riguarda invece l'educazione o le regole, nelle scuole libertarie, che sono le scuole che seguono meno le regole di tutte le altre, ogni settimana si riuniscono i bambini con gli insegnanti e i genitori ogni settimana, una volta a settimana, e fanno le regole. Cioè si autogestiscono e quelle regole, se vengono trasgredite, quindi delle regole create dai bambini stessi, perché il voto è uno, cioè ogni bambino ha un voto e gli adulti quasi sempre sono in minoranza, va bene? Quelle regole, se vengono trasgredite, ci sono pure le punizioni, sempre stabilite dai bambini. Quindi non è che noi possiamo vivere in un mondo avulso dalle regole, perché se vogliamo, anche se noi diciamo siamo anarchici, ma anche gli anarchici hanno una regola, una legge, è la legge naturale, che prevede che tu non devi rubare, non devi uccidere, cioè ci sono le regole per vivere sul pianeta, ma una cosa è seguire le regole più alte dell'essere umano, e una cosa è seguire quelle lì che ti vengono dai ministeri, fatti da entità che secondo me non conoscono né la scuola né la psiche umana. C'è gente messa là per fare tutt'altro che fare scuola. Quindi alla fine una cosa che voglio dire, mia figlia è cresciuta secondo le regole della nuova pedagogia ed è andata alla scuola pubblica, perché io, essendo una madre single, non avevo la possibilità di tenerla a casa perché dovevo lavorare. Eppure tutti quanti, tutte le scuole che lei ha frequentato, che cosa mi dicevano? Che mia figlia era super educata. Perché l'essere umano, se viene messo in una condizione di responsabilità, cioè si autoeduca, capisce la differenza fra il bene e il male, ma secondo te il bambino non sa la differenza fra il bene e il male senza che tu gliela dica? C'è già nell'essere umano insito il concetto del bene e male. Per cui dopo, io mi ricordo benissimo quando lei faceva delle cose che faceva degli errori, io le dicevo, vabbè Anna, dai, hai fatto questa stupidaggine, come vuoi ricambiare? E allora lei mi diceva, mamma, allora questa settimana non uso il PC, cioè da sola si metteva in punizione, fra virgolette. E capisci che questa è tutta un'altra cosa rispetto a, cioè lei prendeva atto che aveva fatto qualcosa di sbagliato e da sola diceva, vabbè, faccio penitenza, faccio questa cosa per compensare energeticamente lo sbaglio o comunque la mancanza che ho fatto. Così. Poi mi dicono, mia figlia è super educata, si è educata da sola. Non si è educata da sola, la crescita è sistemica, quindi lei è stata sistemica a te, cioè quello che sei tu è diventata lei in effetti. Quindi... È così, è cosa fondamentale. Noi siamo un modello. Eccoci. Mi vedi di nuovo? Sì, no, ci siamo. Ogni tanto va via la linea. Sì. Allora, dicevo, noi adulti, perché noi vogliamo decondizionare gli adulti? Perché i bambini usano fino a una certa età gli adulti come modello.
Cioè, perché la mafia tramanda di padre in figlio, tranne alcune eccezioni, un potere, un modello di vita? Perché i figli guardano i genitori. Quindi sei tu che devi fare un cambiamento se vuoi vedere un cambiamento nel mondo, se no sta cosa si tramanderà all'infinito. Cioè noi tutti diciamo, ah, vogliamo cambiare il mondo, vogliamo fare questo, vogliamo fare quello, comincialo a farlo nella tua vita. Cambiandolo nella tua vita, i tuoi figli seguiranno il tuo esempio e così hai cambiato un pezzetto di mondo, il tuo. Questo è quello che c'è da fare. Questa è la vera rivoluzione, dal mio punto di vista. Infatti, ai primi giorni dell'università mi dissero che le scienze sociali erano un riordino in una biblioteca dei luoghi comuni, no? E su questo caso il luogo comune è che la mela non cade mai lontano dall'albero, insomma, no? E io però sulle regole voglio dire una cosa, cioè le regole sì valgono per i bambini, ma il problema che io vedo grande relativamente alle regole è la dimensione degli educatori, perché spesso rendono centrale la regola e non il bambino, e quindi là c'è l'errore, cioè rimane sempre centrale il bambino e la crescita del bambino, e la regola diventa un parametro di misurazione di ciò che sta accadendo attorno al bambino. Cioè questo per me non è che non sono importanti, io sono talmente diseducatore da non ritenerle importanti, ritengo non centrali, ma ritengo centrale il bambino, ciò che sente, ciò che ha bisogno e ciò che sta pensando, insomma. Questo. Ci sei? Io ci sono, io ti ascolto. Stai ascoltando me? Io sto ascoltando te. No, e quindi, tornando pure alla mia esperienza, cioè, ho avuto la fortuna di conoscere Giorgio Nardone, che è uno psicologo genovese che... Lo conosco anch'io. Mi ha mostrato l'importanza della psicologia del paradosso, e quindi poi come educatore ho iniziato a fare interventi paradossali, perché a volte sono più funzionali invece degli interventi, però vabbè, poi ci sono tante tecniche di approccio come l'intervento simmetrico, asimmetrico, reciproco, eccetera, che vabbè, non stiamo qui a raccontare in questa sede. No, io però ti ringrazio che parli di questa cosa, perché voglio anche dire che lo strumento che noi usiamo a Scuola Agire, perché anche noi usiamo delle tecniche psicologiche, è la psicosintesi. La psicosintesi di Roberto Assaggioli, che è stato il primo psichiatra italiano che ha introdotto in Italia Freud, per poi ha fatto la tesi di laurea 1910, ha fatto la tesi di laurea su Freud, poi però si è distaccato dalla psicanalisi dicendo: Freud, cioè se voi volete indagare l'inconscio, studiate Freud, perché lui è il maestro dell'inconscio, cioè è stato il primo a capire che le pulsioni profonde dell'individuo dominano la sua vita quotidiana, ok? Io però non mi voglio occupare della parte, diciamo, della cantina dell'essere umano, io mi voglio occupare della terrazza, cioè di tutto quello che si trova in alto, la parte più bella, più solare dell'essere umano, cioè la sua parte sana, spirituale, dove ci sono i valori della giustizia, della bellezza, della libertà. E allora, una volta che io ho incontrato la psicosintesi, è stata talmente efficace nella mia vita, perché ovviamente l'ho incontrata in un momento molto difficile della mia vita, no? Che è stata quando il padre di mia figlia mi ha lasciato e la mia bambina aveva 1 anno, e quindi ero rimasta senza lavoro, quindi un momento veramente difficile, duro, però questo incontro ha talmente portato ha messo insieme tutti i pezzi del mio puzzle che mi hanno dato proprio una sensazione di immortalità, cioè di poter fare qualsiasi cosa, perché ho capito come rendere concreti i progetti tramite gli atti di volontà, perché proprio il libro di Assaggioli si chiama L'atto di volontà, e quindi qualsiasi cosa che io avrei voluto realizzare l'avrei realizzata, e così è stato. Una volta che io ho imparato a usare questo strumento, mi è sembrato giusto insegnarlo
ad altre persone che potevano aver bisogno, perché tutti siamo bravi a dire vorrei, farei, direi, però non fanno niente, cioè non concretizzano. Io invece, diciamo, col mio percorso di decondizionamento aiuto le persone a concretizzare i loro talenti, le loro aspirazioni. Capisci che una persona realizzata è felice, che è l'unico scopo per il quale siamo venuti su questa dimensione, essere felici. Quindi il nostro strumento, i nostri metodi si basano sulla felicità. Se tu non sei felice, fermati e chiediti: perché non sono felice? A quel punto devi fare un cambiamento, perché quando hai realizzato che cosa ti rende infelice è inutile perseguire la stessa strada, no? Perché sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Quindi quando capisci che cosa ti rende infelice devi avere la forza di fare un atto di volontà e di fare un cambiamento. A quel punto vivere su questo pianeta ha un senso, se no non ce l'ha. È vero, è vero. Io anche prima del 2020, che poi è stata una fase importante per tutti noi, no? Chi più e chi meno, è stata una fase di risveglio. Anche prima del 2020 certe cose, insomma, le vivevo in maniera diversa, facevo un grande lavoro interiore. Io ho avuto un grande supervisore che si chiama Guelfo Margherita, napoletano, non so se l'hai mai sentito, che era un sistemico relazionale, è un sistemico relazionale, e che quando avevamo un problema con i ragazzi ci ha sempre fatto capire: guarda, il problema non è esternamente, ma è dentro di te. Risolvi il problema dentro di te, e ha risolto il campo pedagogico. E all'inizio, quando lui diceva queste cose, io ridacchiavo, dicevo ma che sta dicendo, no, costui? E invece poi sperimentando, perché poi il mio percorso è stato empirico, da un lato studiavo all'università, da un lato lavoravo insomma con questi ragazzi in difficoltà, applicavo ciò che studiavo, applicavo ciò che comunque facevo in supervisione con lui e ciò che vivevo con questi ragazzi, e mi sono reso conto che poi veramente era così, cioè io più risolvevo dinamiche a livello interiore, e più poi era semplice dialogare con i ragazzi, stare con i ragazzi. Io per esempio, peraltro nel libro ho parlato dei ragazzi difficili, che paradossalmente sono quelli che ci rendono buoni educatori, no? Invece ci sono i ragazzi facili, sono quelli che, facili tra virgolette, sono quelli che ci rendono cattivi educatori, perché col ragazzo facile tu non ti poni la domanda da fare, a volte cacci il peggio di te, dice senti ma devi fare questa cosa qua, basta, eccetera, no? Non ti misuri, come diciamo a Napoli, non ti misuri la palla, no? Mentre col ragazzo difficile dice vabbè, ma io mo se gli dico questa cosa in questo modo, lui magari si arrabbia, mi inizia a rompere le cose in casa, eccetera. E quindi secondo Don me Milani che dice una frase che sostiene quello che stai dicendo, e cioè: ma se noi non aiutiamo i ragazzi difficili, a che serve la scuola? È come avere un ospedale in cui curiamo i sani e buttiamo fuori i malati. Capito? È così. Cioè, noi serviamo ai ragazzi, soprattutto ai ragazzi difficili, cioè i ragazzi difficili, tra virgolette, sono quelli che non si sono adattati a questa società malata. I cosiddetti disadattati hanno un perché. Perché noi tentiamo di adattarli, questo è l'errore della psichiatria, di adattarli a una società malata. Invece chi, fra virgolette, è un errore di fabbrica, capito? Guarda che è quello sano, non l'altro, quello bravo. Ma io mi sono sempre sentito un ragazzo difficile, a parte che ho avuto difficoltà di disgrafia, di dislessia, no, eccetera, anche nel parlare, cioè sono più bravo a scrivere che nel parlare, non nell'esposizione, eccetera. E quindi questo poi mi ha messo in difficoltà sia a scuola sia all'università, però quello che avevo, che poi penso che è una cosa che appartiene anche a te, e accettare o meno i discorsi che mi piacevano o no. Se una cosa non mi piaceva, dicevo no, io questa cosa qua non la faccio perché non mi piace, no? Poi mi beccavo il voto negativo, perché poi per loro era vista come maleducazione, quando poi io ero una persona che aiutava sempre gli altri, i compagni di classe, se c'era un ragazzo in difficoltà l'aiutavo. Cioè questa cosa di educatore l'ho sempre avuta, no? Ho sempre aiutato chi mi era a fianco.
Però per loro magari l'essere fuoriuscito una volta nel dire guarda io non la sto pensando come te, praticamente poi entravi in un discorso di maleducazione, venivi anche puntato, però poi se torniamo indietro ne sono felice, sono contento e il 2020 poi per me ha rappresentato poi l'altra parte, no, della medaglia in cui questi ragazzi difficili stanno iniziando, poi compresa te perché secondo me lo sei stata anche tu, stanno creando un nuovo mondo, ma su basi solide, come hai detto tu, su questioni reali, perché oggi la controinformazione è diventata, come abbiamo detto già nell'intervista da te, un po' un mainstream e c'è un po' la dialettica del nulla, cioè dicono cose dette, già ridette, cioè sono diventate anche Perché un po' quelli che noiose. fanno controinformazione non fanno un percorso di decondizionamento su se stessi, questa la fanno business, te lo dico io. Molta Vabbè, controinformazione fa business. fa business, Questo è il mio... sono legati a tutta una serie di cose. Io in effetti ho Esatto. creato anche questo canale perché comunque avendo scritto poi questi libri ho visto che a parte il tuo canale di Nuova Pedagogia su YouTube, che invito tutti a iscrivervi, o Umanistica Online, che è un altro canale che comunque attenta alle dinamiche culturali come il tuo, poi ho visto che comunque non trovavo spazio perché Ma loro tu sai cercano... perché hai aperto il tuo canale? Perché Sì, avevi difficoltà a parlare. Allora hai detto apro un canale YouTube perché così sono costretto a parlare. È una ma è bella vera questa cosa, terapia. è vera questa cosa, è vera. Bravo. No, è verissima questa cosa. Ma guarda, la prima intervista che ho vissuto con te, insomma, ero molto a disagio. Poi sei partita con dei complimenti grandiosi e mi è scattata una risata. Cioè, dicevo, ma sta parlando proprio del mio libro lei, no? E non so se te la ricordi, io ridevo, dicevo, ma sta parlando proprio del mio libro. Perché poi è stato un libro che ho scritto, sai, quando uno dice mettiamo su carta tutto quello che ho vissuto, poi vediamo che cosa accade. Fortunatamente già avevo un accordo con Nicola che io lo racconto sempre come una persona eccezionale, perché quando gli ho scritto la prima volta, guarda, ho intenzione di scrivere questo libro sulla scuola, lui è rimasto contentissimo, ha detto, guarda, è un argomento su cui avrei voluto scrivere qualcosa anche io, poi ti seguo su Facebook da tempo e scrivi cose interessanti e mi piace come scrivi. Non è da tutti questa cosa, cioè dire io già ti conosco, ti seguo e mi piace come scrivi, quindi domani mattina chiamami che ci mettiamo d'accordo sul da farsi, no? E quindi poi è nata questa cosa e comunque sono d'accordo con te, cioè mi sono lanciato proprio No, aspetta, poi perché... aspetta. Vai, È vai. così, è così. Invece ti volevo dire, per quanto riguarda la mia gioventù, io sono stata una bambina difficile, ma sai perché? Io ero la classica secchiona, cioè io studiavo tanto perché avevo capito che sapere più degli adulti mi dava potere, capito? Cioè io gli altri li dominavo con la mia conoscenza, gli adulti. E poi però che cosa ho scoperto dopo le mie 4 lauree? Che non mi servivano a niente perché imparavo cose inutili. Era molto più importante quello che c'era al di fuori della scuola. E lì c'è stata poi la mia rivoluzione. Ho creato la Libera Università di Nuova Pedagogia, proprio perché le cose che noi studiamo alla Libera Università non ci sono al MIUR. Ho condiviso una tua locandina sulla Libera Università e sul mio canale Telegram ha avuto un successo enorme perché la gente oggi ha voglia di questo, ha voglia di riscoprirsi in una dimensione nuova perché degli iscritti al canale stanno avendo difficoltà a scuola. Proprio 5 minuti fa mi ha scritto una ragazza che ha dei figli e segue insomma il canale, mi ha scritto proprio di queste difficoltà, sempre relative poi a questi tamponi, eccetera, cioè che sono rinati ultimamente, ogni tanto li rispolverano. Vabbè, comunque dopo ci risentiremo per vedere un po' come valutare la cosa, perché cerchiamo poi anche di accompagnare con degli indirizzi, eccetera. Con te ci sarebbe da parlare ore, quindi Ma non no. non perché con me, è che la nuova pedagogia riguarda tutti gli ambiti della vita. Quindi, sai, quando parli della vita è una roba praticamente infinita, quindi non ci stanno
lunghezze giuste. Una cosa volevo dire, il manuale di nuova pedagogia, visto che stavo presentando il mio libro, sta per uscire. Aspetta un secondo, aspetta un attimo, lo posso Sì. mandare in onda? Vai. Ok, poi dopo... Sono passati 10 anni dall'uscita del libro Pedagogia, un'arte in divenire, che ha dato vita a tutto un movimento di pensiero che abbiamo chiamato Nuova Pedagogia. Tanta acqua è passata sotto i ponti, tanti eventi si sono susseguiti e tante le persone incontrate con le quali ci siamo confrontati sul tema. Poi la nascita del progetto Scuola Agire, un percorso di decondizionamento rivolto a genitori e educatori che vogliono uscire dal recinto dell'educazione tradizionale, e la conseguente fondazione della Libera Università di Nuova Pedagogia, che ha la sua sede in Svizzera, in un trust internazionale. Questo manuale nasce da un progetto di scrittura collettiva di 40 operatori di Nuova Pedagogia. Per arrivare alla sua realizzazione abbiamo applicato la triade pitagorica: pensare, agire, realizzare. Sembra banale, vero? Ma quante volte ci fermiamo al primo passo, sognando o immaginando un progetto che però non vedrà mai la luce? Magari iniziamo anche ad agire per la realizzazione, ma ci stufiamo, ci annoiamo o sopraggiungono ostacoli che ci sembrano insormontabili e che ci fanno tornare al punto di partenza. La verità è che la pedagogia e la spiritualità, temi molto cari a noi operatori di nuova pedagogia e tra loro correlati, non devono rimanere concetti astratti. Smettiamo di raccontarci storie aspettando il momento propizio, quello perfetto per iniziare a metterli in pratica e realizzarli. Agiamo ora il manuale della nuova pedagogia. Sta per uscire questo prezioso strumento per homeschooler, educatori di scuole parentali e insegnanti della scuola pubblica, che cercano strumenti alternativi al mainstream. Tiratura limitata. Per prenotare una copia, scrivi a stafflump@libero.it. Scuola Agire. Eccoci qua. Ecco, no, volevo soltanto dire che dopo 10 anni di percorsi e tante persone, cioè soprattutto quelli che hanno le scuole parentali, no, ci hanno chiesto: ma non potete darci degli strumenti? Allora abbiamo deciso di scrivere, la storia in realtà è qui, te la dico proprio in 2 parole. 2 anni fa ci ha contattato un editore dicendo: potete aiutarci a scrivere libri per le scuole parentali? E noi abbiamo detto: vabbè, conosciamoci, parliamone, perché certo è una cosa molto utile. E lui ha detto: no, perché io sto già lavorando a un libro. E com'è questo libro? Con chi lo stai scrivendo? Con maestre della scuola pubblica. Un libro per le scuole parentali. E quindi come è fatto? Per esempio, il libro di grammatica ha gli esercizi che vanno in maniera progressiva. Cioè, quando l'abbiamo sentito? Cioè, praticamente lui non si è reso conto che stava riproducendo la scuola pubblica dentro la scuola parentale. Allora noi gli abbiamo detto: ascolta, però la scuola, cioè le scuole parentali sono strutturate in maniera diversa. E gli abbiamo detto: vuoi partecipare a delle nostre riunioni per capire come funziona? Si è rifiutato. Allora a quel punto abbiamo detto: ok. Cioè lui mi ha detto, sai che ci ha detto? Non me ne importa niente di quello che scrivete, a me interessa vendere il libro. Cioè ce l'ha detto proprio. E allora a quel punto abbiamo detto: vabbè, ma se lo dobbiamo scrivere, scriviamolo come va scritto davvero, un manuale di nuova pedagogia. E così dopo ci abbiamo lavorato 2 anni. Dopo questi 2 anni di lavoro sta per uscire. 400 pagine belle, dense. E ci siamo fermati perché sennò diventava un'enciclopedia. Perché appunto, essendo la vita è molto, parlare di tutti gli ambiti non è semplice. Però diciamo siamo addirittura d'arrivo. Purtroppo chi pubblica un libro poi incontra sempre questi problemi tecnici nella far uscire poi la prima stampa, l'ho vissuto anche io con Nicola, soprattutto sul primo libro, ma purtroppo cioè, non è facile insomma stare appresso a tutta una serie di cose, poi magari si rompe anche qualcosa in tipografia o vabbè, come è successo a te, c'è stato un inconveniente tecnico
relativo poi a una Ben 2 persona. impaginatori. È Esatto. stato E quindi, drammatico. Vabbè, però, c'è anche da dire che avevamo tutti i pianeti principali retrogradi, quindi noi seguiamo molto l'energia e quindi ci siamo detti, vabbè, non è successo niente di straordinario quando vivi sul pianeta, poi ci sono pure influenze cosmiche che aiutano o rallentano. ti posso fare una domanda, Monella? Sì? Come mai ti ci si vede poco sui canali della controinformazione? Devi chiederla a loro. Ah, ok. Perché io Era sono molto una Monella? persona, tu lo sai, estremamente disponibile, Mm, però sono anche scomoda. mm. Sono scomoda perché pane viene al vino, se sei scemo ti dico che sei scemo. Quindi c'è poco, cioè non sono una che capito? Cioè, avere a che fare con me, chi ha a che fare con me se ne accorge. Devi anche, e ci sono, ti ripeto, la cosiddetta controinformazione, cioè che tanta gente, non voglio fare nomi, ma per esempio c'è un grandissimo canale che adesso è diventata quasi una TV, ecco, e io ho smesso di seguirli dal momento in cui non vedevo la differenza fra loro e il telegiornale. Tu lo sai che io sono un ex regista del telegiornale. Sì, Per alla fine. cui quando ti accorgi che la controinformazione, tra virgolette, vorrebbe semplicemente prendere il posto dell'informazione, allora io non sono la persona giusta. Infatti ultimamente stanno facendo come i giornalisti o i giornalai dell'ANSA, cioè che copiano le veline dell'ANSA, loro magari si allargano a qualche velina russa, a qualche altra cosa che viene da un paese dell'est, eccetera, e quindi poi portano la news, che però è sempre a volte una news di mainstream. Allora, sicuramente alcuni di loro sono in buona fede, Mm. ma ci sono tanti che non lo sono. Infatti anche, vedi, quello che dico, perché bisogna decondizionarsi? Perché tutti possono fare controinformazione. Io dico che faccio controinformazione, però bisogna essere in grado di discernere chi la fa davvero e chi no. Vabbè, poi c'è anche il discorso dell'uomo vivo e della donna viva, che sono discorsi che non vogliono sentir narrare, insomma, no? Perché la questione autodeterminazione ne abbiamo già parlato, insomma, loro nel sistema ci stanno bene, quindi nella aiuola sociale ci stanno bene, loro vogliono crescere in quella dimensione là, poi fanno finta di criticarla perché nel criticare poi ottengono audience. Sta lì il gioco. Sì, sì. Ma infatti poi quando è finito il momento di criticare, perché c'è stato un momento in cui c'era bisogno di informare la gente su dove si stava, portare anche aspetti negativi di ciò che stavamo vivendo, ci voleva un salto di qualità in cui mostrare insomma prospettive nuove, ottimismo, il bicchiere mezzo pieno. Ma e come invece fai a dare queste prospettive se tu non fai un lavoro su te stesso? E siamo sempre lì. Cioè, se tu hai una visione del mondo grande quanto queste due dita messe in questa posizione, cioè questo è il mondo, ok? Come fai a dare prospettive? Tu non ce l'hai manco per te stesso. sì, sì, sì. Non ce la fanno, non è nelle loro corde, non studiano, Senti, il discorso è interessantissimo, però io ho una fortuna che tu hai scritto 5 libri più il manuale, 6. quindi 5 più il manuale, l'ho detto, no? Sì. Quindi avrò la possibilità, non ti voglio rubare altro tempo, eccetera, avrò la possibilità, se a te fa piacere, di averti qui. Sicuramente. No, tu lo sai, cioè io questo lo dico. Io sono andata a tutte le persone che mi contattano, io vado perché io semino la nuova pedagogia, quindi io vado sempre. Il fatto che non mi vedi è perché non mi invitano. Quindi chiamami ogni volta che vuoi. Va benissimo. Vabbè, poi ci vediamo per quella cosa ogni tanto, insomma, quella diretta su Telegram, ma giusto per accompagnare anche i genitori su percorsi di difficoltà, su molto analisi. Volentieri. Sì, se poi abbiamo delle domande in diretta, quella è la cosa che mi fa più piacere, insomma, poter dare delle indicazioni precise quando servono, ecco.
anche perché noi questi orizzonti oltre l'aiuola li dobbiamo allargare, pian piano ci mettiamo tutti assieme. Abbiamo in effetti anche una sorta di collaborazione tra più canali che può essere una cosa utile ripartendo sulla cultura, no? Perché anche Umanistica Online sta facendo un grande lavoro su questo. Bene. Vabbè, vorrei che ci lasciassi con un bel saluto. Come saluto io i miei follower. Allora, grazie per averci seguito anche per questa chiacchierata e ci rivedremo alla prossima chiacchierata. Arrivederci! No, perché ecco, questa è una cosa del teatro evolutivo. Se tu non ti diverti a fare le cose che fai, trasmetti sofferenza. Ma guardate che a me piace fare quello che faccio, io trasmetto gioia, perché è la gioia il barometro, la bussola per capire se noi stiamo facendo quelle cose, diciamo, in sintonia col nostro maestro interiore che è l'anima, oppure no. E quindi tutto deve essere improntato nella gioia, se no non funziona. Ma io quando chiacchiero con te, cioè l'80% del tempo sorrido, non so se ti fai caso, no? Anche la prima chiacchierata fatta con te, cioè io ridevo continuamente, ma perché mi trasmetti questo? Cioè, poi non ci conoscevamo bene, dico, ma non è che trasmetto qualcosa di non positivo. Ma guarda, però, quelli che abitano altri pianeti si riconoscono subito fra di loro. Quelli che scendono da altri pianeti si riconoscono subito. Quindi non ero stupita del fatto che ridevi. Ho capito. Ma infatti ho notato che non hai fatto una piega, insomma. Senti, è stato veramente bello e un onore averti qui, perché sei una persona di altissimo livello sia culturale che interiore, e quindi per me, per un piccolo canale come questo, è stato un onore. Bontà tua, Giuseppe, bontà tua. Ci seguiamo in studio dopo e mando la sigla finale. Ciao ciao. Grazie. Ciao ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Verso una nuova pedagogia. 30 interviste ai protagonisti. Il cambiamento epocale che stiamo vivendo in tutti i settori della nostra vita impone una rivisitazione del concetto di pedagogia. Mentre aspettiamo un cambiamento dall'alto, cioè dalle istituzioni, ci accorgiamo che esso è già in atto da tempo, grazie al pionierismo di tante persone di buona volontà, che hanno a cuore il destino dei propri figli e dell'umanità in genere. Montessori, Steiner, Libertaria, homeschooling, esperimenti vari in Italia e all'estero. Sono tanti coloro che stanno già attuando la nuova pedagogia. Il prossimo passo sarà creare una rete per incontrarsi fisicamente alle tavole rotonde che organizzeremo ovunque per darci l'un l'altro sostegno in questo straordinario momento di transizione, per unire le forze e attuare una riforma scolastica basata su un vero lavoro di intelligenza collettiva.